delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
carico. Elisa, accompagnata dal suo allenatore Deni Parfeniuk, si appresta a svolgere la sua alzata. Si setta, scarpa piatta per lei. Solitamente si usa una scarpa con rialzo, però alcuni con una buona mobilità riescono a usare anche la scarpa piatta. Vediamo, aspetta i comandi dell'arbitro, prende aria. Molto facile come alzata, dovrebbe essere valida senza problemi, e infatti 3 luci bianche per Elisa. Ora dovrebbe essere il turno di Desiree Pacitti, atleta del powerlifting di Sardegna, accompagnata dall'allenatore Patrick Aiello. Ora il bilanciere rimane a 60 kg, anzi ho detto un'inesattezza, 50 kg. Ora è il turno di Desiree, atleta Master 1, accompagnata da Patrick. Si prepara per svolgere la sua alzata con una prima prova a 50 kg, quindi bilanciere che piano piano inizia a salire, prova dopo prova. Lei invece è una scarpa con un leggero tacco. Vediamo un attimo, prende aria, stacca aiutata dallo spotter e aspetta poi i comandi dell'arbitro. Prende aria, tocca, molto facile come alzata. Vediamo, anche lei 3 luci bianche, quindi tutte le prime prove molto facili. Hai accennato alla tipologia di scarpa, ne approfittiamo anche per raccontare questi piccoli dettagli. Sono tutte questioni che poi finiscono per essere fondamentali per un atleta, soprattutto in questi sport. Assolutamente, diciamo che quello che ricerca l'atleta poi ovviamente coadiuvato dall'allenatore è la comodità e il rimanere in spinta durante l'alzata, quindi ovviamente determinate calzature possono aiutare poi a, diciamo, a rimanere più in spinta, quindi ad avere più appoggio del piede e a rimanere più stabili durante la fase poi di spinta col bilanciere. Quindi diciamo molti ad esempio prediligono una scarpa piatta perché permette un appoggio migliore, altri invece, non avendo una grande mobilità di caviglia, preferiscono un leggero rialzo. Quindi diciamo che questo è quanto. Ora Angela Fiori, un bilanciere, vediamo un attimo, anche questa molto facile, 3 luci bianche, molto easy come entrate, tutte belle prime prove, molto solide, come dovrebbe essere una prima prova insomma. Adesso dovrebbe essere il turno di Alice Zara, accompagnata dal suo allenatore Vittorio Pinna, atleta molto forte Vittorio, che ha alle spalle anche una vittoria di una gara nazionale in FPL. Vediamo Alice Zara, lei una senior, con una prima prova a 57,5 kg, che per il suo peso non sono male. Ricordiamo che questi ragazzi vengono dallo street lifting, che è un po' diverso dal powerlifting, e si stanno avvicinando anche loro a questo sport, che ovviamente fa piacere vedere anche atleti che vengono da diversi mondi. Vediamo un attimo Alice Zara, atleta molto forte, Alice di Deep, ho visto qualche video su Instagram, davvero forte. Vediamo cosa combina anche in panca, che dovrebbe essere un'alzata abbastanza congeniale alla sua tipologia di fisico. Anche lei tra l'altro scarpa piatta perché ha delle Vans, vediamo cosa combina. Aspetta i comandi dell'arbitro. Brava, molto solida. Pur avendo avuto dei problemi staccando il bilanciere, è andata molto bene questa prova, molto brava. Adesso dovrebbe essere il turno di Nicole Sanna, che entra direttamente col record, polverizzandolo con 25 kg in più. Vediamo cosa combina. Nicole, seguita dall'allenatore Luca Orru, che abbiamo potuto ammirare a Valle d'Oria con delle alzate fenomenali, in cui ho perso praticamente metà delle mie corde vocali, però dai, ci divertiamo.
per qualche piccolissimo problema tecnico avete perso la presentazione. Per chi non lo sapesse, state assistendo al quinto campionato nazionale sardo di panca e stacco, prima gara dell'anno. 75 atleti impegnati in gara, il primo flight vede impegnate le donne non equipaggiate. Ne approfitto nuovamente per risalutare Antonio Piredda, che avete sentito parlare fino a questo momento. Di nuovo ciao Antonio. Ciao a tutti. Ci siamo un po' persi nella prima fase, ma eccoci qua. Sì, qua si parla ovviamente di powerlifting non equipaggiato in questa fase, quindi senza l'utilizzo di maglie o altri supporti, quindi powerlifting raw. Ora è il turno di Nicole Sanna con 65 kg, alzata molto solida, davvero chili di tutto rispetto per Nicole. Complimenti al suo allenatore, davvero una prima alzata facile. Penso che rilanci di almeno 5 kg, vediamo che cosa ci combina Luca. Ora è il turno di Sara Carta, altra atleta molto forte, accompagnata dal suo allenatore Giuseppe Manca, che credo non abbia bisogno di presentazioni nel powerlifting sardo. Diciamo che Giuseppe è il powerlifting in Sardegna, diciamo che questo è innegabile, considerando la sua esperienza e la serie di gare impressionanti che ha alle spalle. Ora è il turno di Sara, vediamo cosa combina. 65 kg, peso gestito con una facilità disarmante, 3 luci bianche, alzata molto solida anche per lei. Vediamo che cosa combinerà in seconda chiamata. Ora turno di Marzia Licicco, una delle atlete più forti in assoluto in panca, che entra con 82,5 kg, quindi chili di assoluto rispetto. Vediamo che cosa combina. Ricordiamo che Marzia è un'atleta master, quindi categoria master 2, quindi più di 40 anni. Vediamo che cosa combina. Bilanciere che sta venendo caricato piano piano. Anche Marzia utilizza una scarpa con il leggero tacco, in questo caso è una Sabo, che è una delle scarpe che si utilizzano di più. Vediamo, tra l'altro Marzia, particolarità, utilizza la cintura in panca, che è una cosa che non si vede spesso, però ad alcune persone crea più stabilità, più rigidità, e quindi può essere una cosa utile per rimanere più compatti e più stabili. E non viene considerata equipaggiamento comunque? Assolutamente no, la cinta non viene considerata equipaggiamento, però l'unica cosa che bisogna stare attenti, perché nel caso il bilanciere poi vada a toccare la cinta, l'alzata sarebbe nulla, quindi bisogna un attimino essere bravi col discorso della traiettoria a azzeccarla al millimetro, perché altrimenti si rischia sempre di portarsi a casa un'alzata nulla. Vediamo adesso Marzia, si setta, gli viene staccato il bilanciere. Ok, poi appoggia il gluteo, aspetta i comandi dell'arbitro, molto bravo ad alzare il petto, molto facile come alzato. Qua si può notare proprio la gestione del petto, che secondo me è una delle cose fondamentali nella panca, dove l'atleta deve cercare sempre il petto alto che va incontro al bilanciere, proprio per attivare poi meglio la muscolatura e fare meno ROM. E meno ROM ovviamente vuol dire più chili nel nostro sport, quindi diciamo che tutti i miti su facciamo la panca piatta sono un po' da sfatare, ma l'arco in panca è necessario sia, diciamo, da un punto di vista di salvaguardia delle spalle e sia da un punto di vista di chili, perché ti permette poi di essere più performante. Adesso parte il secondo giro, quindi si riparte con Sara Salza, atleta che comunque ha fatto anche diverse gare internazionali alle spalle, molto solida anche lei. Vediamo un attimino che cosa si porterà a casa. Dovrebbe essere 42,5 la sua seconda prova. Anche lei possiamo vedere che c'è una scarpa con un leggero tacco che aiuta, come dicevo prima, chi ha poca mobilità di caviglia, accompagnata dal suo allenatore Luca. Ricordiamo che Sara non è una specialista di panca, ma è molto più performante nello stacco, dove comunque porta davvero dei chili rilevanti. Solitamente gli stacchisti non sono molto bravi in panca per via delle leve, perché ovviamente per fare un buono stacco uno deve avere delle braccia abbastanza lunghe, che in panca sono decisamente penalizzanti. Vediamo Sara, si appresta a effettuare l'alzata. Diciamo che è importante molte volte, anche quando si fa una gara, avere lo spotter che si conosce, proprio perché ti aiuta anche a staccare il bilanciere in una maniera corretta, perché molte volte staccare il bilanciere in una maniera poco consona non ti permette di essere performante al massimo.
Anche questa alzata dovrebbe essere valida, e così è, 3 luci bianche, quindi seconda prova valida. Quindi ricordiamo che ogni atleta ha a disposizione 3 prove più un'eventuale quarta nel caso si voglia tentare un record, e così vale per ogni singolo flight, per ogni categoria di peso, per ogni categoria generale, che siano master, senior, junior. Esatto, ogni persona ha a disposizione 3 tentativi e poi c'è un quarto tentativo sostanzialmente che serve per tentare di migliorare un record che si ha già, altrimenti non si potrebbe fare, o se si fa rimane fuori gara, quindi non viene segnato all'interno del punteggio totale. Comunque è una cosa che permette sempre all'atleta, magari che è stato un po' conservativo, di poter esprimersi al meglio, di fare un po' di più. Ora è il turno di Elisa Peara al suo secondo tentativo con 42,5, quindi un incremento di 2,5 kg rispetto alla prima. Vediamo, aspetta i comandi, gonfia, poi riparte, anche lei molto solida. Bella seconda prova anche questa, penso che chiamerà un 45 kg in terza, vediamo che cosa ci combina. Ricordiamo che lei è una teenager, quindi 19 anni, promette assolutamente bene per il futuro. Ora dovrebbe essere il turno di Desiree Pacitti, atleta Master 1, che incrementa di 5 kg la sua prova andando a 55 kg. Vediamo cosa combina Desiree. Tanto stanno preparando il bilanciere. Ricordiamo il devastante lavoro degli spotter che... Applauso agli spotter. Esatto, un plauso agli spotter che sono fondamentali per la riuscita delle competizioni. Molte volte passano in secondo piano, ma senza di loro gli atleti avrebbero una vita dura, diciamo. Turno di Desiree, accompagnata da Patrick Aiello. Si setta. Vediamo. Guardate come si spinge proprio sullo schienale, ricercando proprio lo schienale contro cui spingere per effettuare poi l'alzata. Aspetta i comandi dell'arbitro, si gonfia, fermo abbastanza lungo tra l'altro dell'arbitro. Prende un nullo, penso per aver toccato i supporti, o dice no, penso che sia per i comandi. Allora Manuel fa segno per i comandi. Ovviamente siamo un po' sfavoriti perché non riusciamo a leggere il labiale avendo la mascherina, quindi non lo sapremo mai, In ogni caso alzata valida. sì, 2-1 è sempre valida. Ora il turno di Angela Fiori, atleta senior, accompagnata dal suo allenatore Vittorio Pinna. Molto bella come è stata anche questa. E infatti 3 luci bianche per lei. Molto brava. Adesso dovrebbe essere il turno di Alice Zara, al peso di 62,5, quindi un incremento di 5 kg, sempre accompagnata da Vittorio Pinna. Ricordiamo che Alice è la sua prima esperienza in pedana, quindi si sta già comportando molto bene con la prima valida. Vediamo cosa combina in seconda. Viene aiutata da... ok, molto più comoda rispetto a prima che ha avuto dei problemi, quindi dovrebbe essere anche più facile. Brava, alzata solida per lei, molto brava. Diciamo che ci stava magari sbagliare qualcosa dopo la prima in cui è stata un po' incerta a causa delle sicurezze, invece si è comportata molto bene e ha portato a casa una seconda prova solida. Ora è il turno di Nicole Sanna, che vuole migliorare il record già precedentemente stabilito da lei stessa di 3 kg, quindi proverà 68 kg. Ricordiamo che ha battuto il precedente record che era di soli 40 kg, quindi esatto, un miglioramento davvero impressionante. Notevole, un atleta che ricordiamo gareggia per la categoria junior. Cosa come 23 anni per Nicole, quindi Futuribile. esatto, molto futuribile, perché se contiamo, se ci rendiamo conto dell'età di alcuni atleti, i ragazzi che vediamo in pedana
tanto oggi quanto nelle altre gare hanno 20 anni di carriera potenzialmente davanti. Esattamente, diciamo che si presta molto come sport di lungo periodo il powerlifting, proprio perché si può continuare a gareggiare nella propria categoria anche quando si è meno giovani, dai, mettiamola così. Vediamo questa seconda prova, beh, davvero facilissima. Infatti l'allenatore è molto contento, vedo che si sta agitando, quindi immagino una chiamata sui 70 e qualcosa. Vediamo che cosa combina Luca. Adesso il turno di Sara Carta, accompagnata da Giuseppe Manca. Sara prova un incremento di 5 kg, ricordiamo che Sara è una categoria 47,5 kg, con 70 kg iniziano a essere davvero dei bei carichi interessanti. Vediamo cosa combina, solito magnesio che aiuta la presa, pacca pizzettina sulla schiena per aumentare l'attivazione neurale e si va. Vediamo, vedete proprio come l'atleta cerca di spingersi contro la panca, incastrare bene le spalle, facendo un movimento di depressione scapolare. Vediamo un attimo, aspetta il comando, brava, davvero una bella alzata anche questa. 2-1 anche questa, molto brava Sara. Un arbitro fa segno che probabilmente si è alzato il sedere, però dall'altro lato probabilmente non si è visto. In ogni caso l'alzata rimane valida in questo caso. Vediamo ora il turno di Marzia, che incrementa di 5 kg arrivando a 87,5, quindi prova a migliorare il suo record personale di 85 kg. Adesso vediamo che cosa combina. Ricordiamo Marzia specialista assoluta di panca. Vediamo che cosa ci combina. Ok, bilanciere è pronto. Vediamo un po'. Tra l'altro Marzia prende il bilanciere con gli indici 81, che è la presa massima consentita, ricordiamolo, quindi con l'indice all'anello del bilanciere che indica proprio gli 81 cm. Vediamo il suo setup, dove cerca di spingersi bene contro il bilanciere, di scivolare per incastrare bene sotto le spalle. Ora appoggia i piedi per avere un punto d'appoggio e poi viene staccato il bilanciere. Vediamo un attimo. Ok, aspetta i comandi dell'arbitro, si gonfia, gli va incontro, press, ho sofferta, però per essere una seconda prova ci sta. Vediamo cosa dicono gli arbitri. 3 valide, brava, 3 luci bianche, bella alzata anche questa. Pensavo ci fosse un po' di incertezza all'inizio, perché ho visto che comunque sulle braccia pesava un po', invece l'ha gestita bene, è stata molto brava con la discesa e poi l'alzata è salita abbastanza fluida. Adesso si riparte, ultimo giro, riparte Sara Salza che prova un aumento di 2,5 kg rispetto alla prova precedente di 42,5. Vediamo cosa combina. Detto il riscaldamento che ha avuto un problema fisico che l'ha tenuta un po' ai box, quindi sicuramente anche questo ha influito sulla prestazione, però alla fine è qua e come si dice chi va in pedana ha sempre ragione, quindi vediamo che cosa ci combina Sara. Sempre aiutata dal suo allenatore Luca Romani, stacca, aspetta i comandi dell'arbitro, gli va incontro, un po' di fatica, però se non fai fatica non è una terza prova, si suole dire, quindi bene così per Sara, si porta a casa 45 kg in terza prova. Adesso dovrebbe essere il turno di Elisa Peara, accompagnata da Deni Parfeniuk. Vediamo un attimino che cosa combina. Si setta, aspetta che lo spotter stacchi il bilanciere,
Ok, appoggia il sedere e aspetta poi i comandi. Ricordiamo che l'alzata, se uno alza i glutei a contatto con la panca, non è più valida. Molto brava qua, anche pur con un accenno di sticking point è riuscito a combatterlo, però prende un rosso dal centrale, forse per un movimento in giù del bilanciere, infatti fa segno, credo che il bilanciere sia sceso leggermente giù, proprio il segno. Ovviamente i laterali non potevano vederlo perché essendoci i dischi del bilanciere non è possibile, a meno che uno non sia un cyborg che riesce a vedere attraverso i dischi, ma non è questo il caso. Ed è appunto l'importanza di avere comunque 3 arbitri in uno sport come questo, che hanno la possibilità di osservare da ogni singolo punto di vista, la fortuna di farci bastare 2 luci bianche per la prova valida. Particolarità rispetto all'altra volta, se posso chiederti, neanche una alzata non valida fino a questo momento. Cerchiamo di non portare sfiga, però per adesso tutte buone. Vediamo un attimino, tra l'altro ora è il turno di Desiree. Desiree fa una presa particolare che sembra quasi una presa giapponese, dove praticamente il polso va in extra rotazione molto accentuata. Vediamo, cerca la stabilità, si gonfia, va incontro al bilanciere, ottiene bene. Vediamo. Il bilanciere sale, no, l'hai mandata, l'hai mandata. Colpa mia. Peccato, si vedeva che era un'alzata al limite, sicuramente ha provato il personal record, però comunque è stata brava a rimanere in spinta in questo caso, anche se il peso è troppo, quindi magari con un po' più di pratica potrebbe essere una seconda prova magari alla prossima gara. Accompagnata da Vittorio Pinna, lei dovrebbe essere all'esordio se non ricordo male, finora si sta comportando egregiamente. Ora 60 kg per lei, vediamo, aspetta i comandi dell'arbitro. Mi sa che non ci sono sticking point, quando colpisce lo sticking point purtroppo poco da fare. Esatto, sticking point, per chi non lo sapesse, significa letteralmente punto vischioso in cui l'alzata inizia a rallentare fino in molti casi a fermarsi, e se non si è bravi ad avere una piccola inerzia, una piccola velocità per combatterla, purtroppo non si riesce poi a fare l'alzata. Colpevole al 100%. Ora è il turno di Alice Zara, vediamo cosa combina. In terza chiamata 67,5 kg, quindi un incremento di 5 kg che comunque in panca non sono scontati, soprattutto per le categorie leggere. Vediamo che cosa combina. Ricordiamo che Alice è una meno 53, quindi sono chili assolutamente importanti, considerando che tra l'altro lei è alla prima gara. Vediamo, cerca la posizione corretta. Tra l'altro Alice non usa i polsini in panca, è una cosa abbastanza rara, significa che i polsi molto forti. Vediamo che gli va incontro. Molto brava, ragazzi, ma davvero molto brava. Attenzione, prende 3 nulle, non capisco perché. Ha alzato il culo? Sembra che abbia alzato il sedere, non siamo troppo gergali. Peccato perché andava a 5 kg sopra la seconda prova, aveva un PR superato già la prima. Abbiamo parlato di un atleta alla primissima apparizione in panca, comunque molto bene. Tra l'altro tanta roba, perché da quello che posso vedere si è preso anche il record, che era di 55 kg, quindi adesso appartiene a lei con 62,5, quindi tanta roba assolutamente. Adesso dovrebbe essere il turno di Nicole Sanna, che prova a migliorare ulteriormente il suo record con 71 kg, quindi un aumento di 3 kg rispetto alla prestazione precedente. Vediamo un attimo che cosa ci combina. Intanto gli spotter si ingegnano per caricare il bilanciere, visto che si tratta di record, quindi bisogna trovare i dischetti piccoli per poter mettere poi il peso corretto. Vediamo, 71 kg, se li porta a casa Nicole, accompagnata sempre dal suo allenatore Luca Orru. Prende un attimo le distanze. Stacca il bilanciere, vediamo un attimo. Ok, vediamo l'alzata, molto brava, gli va incontro, facilissima. Wow. Ha lasciato diversi chili in pedana, infatti mi sembra Luca non sia soddisfatto e immagino ci sarà una quarta.
Vediamo, si consulta anche con me e dice 75 kg perché è davvero un bel margine, molto brava. Gestione molto buona della discesa dove riesce a caricare bene il petto e poi ovviamente l'alzata è una cannonata, quindi molto molto brava. Diciamo chiama 74 in quarta prova, ci sta assolutamente un incremento di 3 kg. Ricordiamo che sulle donne può essere molto fuorviante delle volte, soprattutto sulle categorie leggere, pensare magari a un incremento di 5 kg in molti casi può portare al fallire l'alzata perché essendo un body weight, quindi essendo un peso molto basso, può influire soprattutto a livello di sentire il peso sulle braccia, questo può essere diciamo una discriminante. Ora è il turno di Sara Carta che prova un rilancio di 2,5 kg, vediamo, carica, 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 vediamo, ce li ha facili, molto brava. Mi sa che Forse il sedere. esatto, anche qua il sedere. Peccato perché li ha spinti bene. Ovviamente ricordiamo perché c'è la nulla per il sedere alzato, perché se io alzo il sedere mi metto in una posizione di spinta più vantaggiosa perché cambio l'inclinazione del petto visto che alzo il sedere e quindi per questo motivo l'alzata non è valida perché mi sto avvantaggiando. Ora è il turno di Marzia che prova 90 kg, un peso di assoluto rispetto. Vediamo che cosa combina. Ricordiamo Marzia è una categoria meno 70, quindi comunque sono dei tanti chili, perché solitamente le categorie un po' più pesanti tendono a far fatica a livello di punteggio, invece lei tiene botta, considerando che è una tetta master, tanta roba. Vediamo che cosa ci combina. Cerca di settarsi correttamente. Indice 81, quindi presa massima consentita. Vediamo nel setup molti usano i piedi per spingersi proprio all'interno della panca, è una cosa molto utilizzata, per poi appoggiare i piedi in un secondo momento. Questo aiuta molto a incastrare le spalle sotto la panca. Infatti vedete proprio questo movimento di incastro. Ora appoggia i piedi a terra, bilanciere che si stacca, vediamo con lo spotter, prende aria, vediamo che cosa ci combina. Aspetta i comandi. Mi sa che ha alzato il sedere qua, vediamo. Io ho visto il sedere alzato in discesa, vediamo. Ok, ho visto male. Bravissima Marzia. Diciamo che potremmo dare dei numeri del lotto al contrario, tutto quello che stiamo dicendo non si sta avverando. Un miglioramento del suo già record di 71 kg con 74 kg, accompagnata sempre da Luca Orru, che giustamente non si tira mai indietro sulle quarte prove. Attenzione, quarta prova anche per Marzia Licicco, che prova un incremento di 2,5 kg, quindi 92,5 kg per lei, già visibilmente soddisfatta per il suo PR. Vediamo adesso, vengono caricati 74 kg. Vediamo cosa combina. Ultime indicazioni da parte del suo coach per Nicole. Vediamo se riesce a portarsi a casa questa quarta prova. Anche lei, come ho detto prima, usa i piedi sopra la panca per spingersi bene sotto. Questa è una particolarità, diciamo che se hai l'anello del polsino all'interno del dito, teoricamente l'alzata è nulla, anche se non ti dà niente, però è una cosa che va un attimino vista. Vediamo Nicole che stacca 74 kg, vediamo cosa combina. Vediamo, ce li ha, non ce li ha purtroppo. È un po' la fuorviata, il discorso di doversi risettare, peccato. Però comunque è una gara di tutto rispetto con 71 kg. Ora è il turno di Marzia che prova con 92,5 a fare la quarta prova. Vediamo
cosa combina. Tanto i giudici si stanno consultando un attimo e tra poco partirà poi il secondo flight, sempre femminile. Tanto gli spot e siamo pronti. Questa quarta prova, ricordiamo, 92,5, sono chili davvero tanti anche per un uomo, quindi a maggior ragione per una donna, tra l'altro master. Vediamo cosa ci combina Marzia. Ricordiamo categoria meno 70 kg. Cerca il setup. Vediamo come lo spotter ancora aspetti prima di salire, aspettando che lei si setti. Adesso lo spotter sale, stacca il bilanciere. Ok. Vediamo un po'. No, se l'è lasciato cadere, non ce l'ha. Si è visto proprio a un certo punto che il bilanciere è scivolato più giù. Peccato, non c'erano. Però brava, perché comunque 90 kg sono un peso assolutamente interessante da portarsi a casa. Ora abbiamo finito con le quarte prove, quindi dovrebbe iniziare poi il secondo flight. Secondo flight con, se non sbaglio, sono 3, 4, 5, 6, 6, 8 atlete in gara. O sbaglio? O forse 9. Adesso aspettiamo un attimo. Però è un flight abbastanza numeroso comunque. Tanto stiamo aspettando perché sullo schermo appaiono nomi di altri flight, quindi dobbiamo un attimino aspettare. Tanto ne approfittiamo per un piccolissimo break pubblicitario, torniamo al momento in cui comincia il secondo flight. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Riprendiamo la linea dalla palestra SK1 di Olbia. Ricordiamo, quinto campionato nazionale sardo di panca e stacco. È il momento del secondo flight. Parte Gloria Bracca. Raccontacelo, Antonio. Gloria, prima gara per lei seguita da Gioia Palestra. Vediamo cosa combina. Discesa semplice, semplicissimo, alzata abbastanza imbarazzante come entrata. Molto brava Gloria. Ok, quindi la prima è andata per Gloria. Ora dovrebbe essere il turno di Cinzia Zola. Anche lei dovrebbe essere la prima gara. Un sacco di esordienti questa gara, quindi fa molto piacere al movimento vedere nuove leve che si approcciano a questo sport. Vediamo un attimo. Cinzia accompagnata dall'onnipresente ormai Giuseppe Manca. Vediamo che cosa ci combina. Cinzia categoria 58,5. Cinzia è entrata a 42,5 kg, vediamo. Molto brava, dovrebbe essere valida infatti. 3 luci bianche per lei. Lei usa una scarpa piatta
quella per eccellenza, che sono le Converse All Star, che tanto andavano di moda negli anni 90. Ora dovrebbe essere il turno di Denise Cappai. Denise, ricordiamolo, anche lei ha alle spalle diverse gare internazionali, quindi comunque è un atleta che la pedana la conosce. Vediamo che cosa ci combina. Entrata molto semplice, 45 kg. Vediamo. Tra l'altro una presa abbastanza stretta per la panca. Molto brava, gestita bene. Ricordiamo tra l'altro, perché sempre per il discorso donne, categorie leggere, molte volte avere una presa larghissima porta a non gestire nella maniera corretta le scapole, che potrebbero anche fuoriuscire. Invece una presa un po' più stretta delle volte potrebbe essere utile. In questo caso Denise nella dimostrazione fa una bella alzata. Antonio, ricordiamo che potenzialmente alla fine di questa gara c'è una qualificazione per tornei internazionali. Esattamente, diciamo che poi i migliori atleti vengono poi selezionati per fare delle gare internazionali, quindi è importante fare bene, cercare di portarsi a casa più chili possibili per poi eventualmente avere l'opportunità di fare le gare più importanti, che sono poi le varie gare internazionali. Che ricordiamo, l'anno scorso il mondiale single lift si è tenuto poi a Valle d'Oria. Ora dovrebbe essere il turno di Valentina Piras. Qua non ha aspettato i comandi, quindi infatti peccato. È stata un po' frettolosa qui, infatti gli dicono di ascoltare i comandi. Tra l'altro ottima fisicità per questa ragazza, che sicuramente può fare di più. Tra l'altro lei è una senior, 29 anni. Ora dovrebbe essere il turno di Angela Fronteddu. Vediamo che cosa ci combina già da una senior di Angela. Ok, ora vediamo un attimino Angela Fronteddu che cosa combina. Molto aggressiva come discesa questa, e poi chiude. 3 luci bianche per lei. Anche lei powerlifting in Sardegna, che praticamente è la squadra più numerosa. Io sono un po' di parte perché sono il presidente, quindi diciamo che cerchiamo. No, adesso vediamo, dovrebbe essere il turno di Beatrice. No, dovrebbe essere il turno di Giada Serra, se non erro. Vediamo un attimo. Sì, turno di Giada Serra con 55 kg, accompagnata da Gianmaria Loi, che gareggerà anche lui. Tra l'altro Gianmaria atleta molto molto forte, sia in panca che anche in stacco. Vediamo che cosa combina. Giada tra l'altro ottime leve per la panca, guardate come riesce a alzare bene il petto, molto bella come alzata. Diciamo che a livello tecnico questa è un'alzata assolutamente di livello, e diciamo che trovare alzate di questo livello in una gara come potrebbe essere questa più a carattere regionale non è semplice. Invece possiamo vedere qua che la mano dell'allenatore si vede, un'alzata assolutamente di livello. Ora dovrebbe essere il turno di Beatrice Trentin, senior anche lei, entra con 55 kg, quindi stesso carico di Giada. Comunque a 58,5 senior, bella affollata, sarà una bella battaglia qua, eh? Vedo già 6 atleti, quindi ci divertiremo. Ok, si setta, stacca facile aiutata dall'allenatore, aspetta i comandi, discesa dove carica bene il bilanciere, spinta facile, dovrebbero essere 3 bianche, molto brava. Ora è il turno di Simona Lapustea, che penso non abbia bisogno di grandi presentazioni, visto che anche lei è una veterana della pedana con tante gare alle spalle, sia a livello regionale che a livello nazionale. Comunque un atleta di punta. Ricordiamo, Simona è una Master 1, entra a 57,5 kg, accompagnata da Lorenzo.
Guardate come Simona utilizza proprio lo schienale e i piedi per spingersi bene incontro alla panca. Qua stacca facile, tiene la posizione, aspetta i comandi, gonfia il petto, va incontro. Molto bella come alzata, qui si vede proprio, diciamo, l'esperienza, esatto. Chi la pedana, diciamo, la conosce quasi fosse casa sua, insomma. Ora i chili salgono ancora, è il turno di Ambra Carta. Un bel ingresso a 60 kg per Ambra. Vediamo cosa ci combina. Ambra lo stesso ha diverse gare alle spalle, atleta comunque con esperienza. Vedete invece Ambra, rispetto al caricamento di prima, che non mette i piedi sulla panca ma semplicemente si poggia a terra e poi cerca di scivolare all'indietro, quindi un po' di differenza. Ora aspetta i comandi dell'arbitro, alza, molto brava qua. Paradossalmente forse la discesa troppo rapida l'ha un po' penalizzata perché non è riuscita a rimanere compatta, però comunque una prima alzata molto facile. Ora il turno di Gloria Brocca, accompagnata da Gioia Palestra, che oggi non gareggerà. Vediamo che cosa ci combina Gloria. Ricordiamo che per Gloria prima gara, quindi ovviamente è un po' di tensione, però una volta che fai la prima valida è tutto in discesa, insomma. Concentrata Gloria, vediamo che cosa ci combina. Aggiustano un attimino il bilanciere che era leggermente spostato da una parte. Molto brava, sente bene il peso sulle braccia. Ma molto facile come alzata, questa non penso che abbia problemi. Infatti 3 luci bianche. Vediamo quanto chiamerà. Io azzardo un 47,5. Vediamo se mi sbaglio. No, Gioia. Ma più 5 ci sta assolutamente. Diciamo che in queste gare, quando si parla di esordienti, è sempre meglio magari puntare qualcosina in più sulla terza prova, considerando che poi le prime 2 sono andate bene, quindi ci sta magari osare qualcosa in terza. Tra l'altro credo che lei sia sola in categoria, quindi a maggior ragione ci sta a usare qualcosa in più. Ora il turno di Cinzia Zola, seconda alzata per lei dopo la prima valida, incremento di 7,5 kg, di tutto rispetto nella panca. Vediamo accompagnata da Giuseppe Manca che stacca il bilanciere, ok, carica il petto, vediamo il bilanciere si muove, ah peccato qua, non aveva caricato bene, peccato. È un peccato, qua ce l'aveva, infatti tutti continuano a dire ce l'avevi, ce l'avevi, ce l'avevi. Peccato che poi in pedana ci devi andare, quindi da fuori molte volte la percezione è un po' diversa, però secondo me riprovandoli può tranquillamente portarseli a casa. Ora il turno di Denise Cappai che prova 47,5. Forse c'è stato un errore di caricamento. Sì, infatti rettificano mettendo 47,5 kg. Turno di Denise. Come detto prima, presa abbastanza stretta per lei. Aspetta i comandi. Vediamo, carica bene il petto, lo alza. Molto brava, bella alzata questa. Infatti, alzata valida per lei. Dovrebbe essere il turno di Valentina Piras. Ricordiamo che lei ha sbagliato la prima
La prima prova per una leggera fretta dove non ha aspettato poi il comando dell'arbitro, ma penso che se si calmerà un po' la farà senza problemi. Vediamo cosa ci combina. Si setta, viene aiutata a staccare, vediamo. Gonfia il petto, va giù. Molto brava, qui li fa. Questa è valida, molto brava. Se li porta a casa. Ora dovrebbe essere il turno di Cinzia Zola, se no vedo male. No, turno di Angela Fronteddu. Ho saltato di uno, vediamo Angela che ha portato a casa la prima prova a 50, quindi un incremento di 2,5 kg per lei. Vediamo che cosa ci combina Angela, che lei è bella incastrata. Vediamo che alza bene il petto. Facili, forse anche qui un po' troppo aggressiva la discesa, che ovviamente ti porta sempre a non essere solido al petto, perché bisognerebbe cercare di caricare bene lo schienale per poi ripartire più esplosivi, quasi fosse una molla, insomma, no? Uno la carica, arriva giù al petto e poi cerca di ripartire più esplosivo possibile. Però ovviamente un conto è dirlo, un conto è farlo. Ora il turno di Giada Serra con un incremento di 5 kg sulla seconda chiamata, che ci stava assolutamente, visto che la prima era molto facile. Giada accompagnato da Gianmaria Loi, il suo allenatore. Vediamo un po'. Altra una particolarità, Giada si allena nella sua home gym, che non è da tutti. Quindi secondo me per alcuni versi, se uno fa uno sport competitivo, può essere anche vantaggioso allenarsi, tra virgolette, nel proprio tempio. Vediamo Giada adesso, carica bene, molto brava, è stata assolutamente solida. Vediamo se c'è qualche errore tecnico. No, nessun fallo tecnico, molto brava, bel margine. Io penso che chiamerà un 65. Vediamo un po'. Era chiamata più sensata. Ora turno di Beatrice Trentin. Turno di Beatrice, che ha già la prima valida, quindi aumenta anche lei di 5 kg. Vediamo che cosa ci combina. Anche lei scarpa piatta, che anche per la panca sembra che vada per la maggiore. Ok, braccia tese, aspetta i comandi dell'arbitro. Carica bene il bilanciere, prende aria, carica. Un po' fuori spinta, vediamo se la recupera. Peccato qua. Peccato. È andata fuori spinta perché stava spingendo dritta all'inizio e quindi l'ha penalizzata, ma se cambia leggermente linea di spinta e va un po' più verso la faccia, io penso che non abbia problemi a farlo. Diciamo che anche questo della traiettoria è uno dei fattori determinanti per la panca, perché ovviamente una traiettoria errata che ti porta fuori spinta non ti permette poi di completare l'alzata nella maniera corretta. Ora il turno di Simona con un rilancio di 5 kg. Vediamo che cosa combina. 62,5 sul bilanciere. Piede a terra per lei, accompagnata sempre da Lorenzo. Stacca il bilanciere, braccia tese. Aspetta il comando dell'arbitro. Vediamo, carica. Molto facile come alzata, vediamo. 3 bianchi, molto brava. Vediamo, l'allenatore chiede, dice fai tu. Penso che sia un 67,5, un 65, vediamo. Cosa? 65 ci stava. Ora il turno di Ambra Carta, molto conservativa, un 2,5 in più. Vediamo cosa combina. Peccato qua, ce li aveva, un po' è sprofondata, quello un pochettino l'ha penalizzata.
si vede proprio a un certo punto il bilanciere che sprofonda sul petto. Questo tra l'altro viene utilizzato in alcune federazioni, soprattutto in quelle americane, perché ti dà una sorta poi di boost in ripartenza, letteralmente quasi un effetto elastico, perché io rimbalzo sotto e poi riparto. Però diciamo che sulla panca normale che possiamo fare in queste federazioni non ti aiuta molto, perché il fermo è un po' più lungo e quindi va ad annullare quello stretch reflex che ci potrebbe essere. Ora il turno di Valentina Piras, prova 47,5 kg. Vediamo cosa combina. C'è stato un errore di caricamento perché erano 60 kg, quindi un po' di più rispetto ai 47,5, esatto. Potevano essere fatali. Vediamo un attimo. Ora il caricamento è corretto, ci sono 47,5 kg sul bilanciere. Turno di Valentina. Ora dicono che il bilanciere è correttamente caricato. Ok, prende posizione, aiutata dallo spotter, stacca facile. Vediamo come gestisce la discesa. Brava, sembra caricare meglio. Molto bella questa alzata. Questa è una bella alzata. Si vede proprio la differenza, visto che è riuscita a caricare molto meglio il petto in discesa, e questo a pesi più alti fa assolutamente la differenza. Chiedono di ringraziare qualcuno, non capiamo chi sia, però qualcuno verrà ringraziato. Ora è il turno di Gloria. Prova un bel PR, 50 kg, 5 kg in più rispetto alla seconda chiamata. Vediamo Gloria. Incitamenti dalla folla. Vediamo cosa combina Gloria. Stacca facile. Fuori spinta qua, peccato. Il bilanciere si vede proprio che gli va avanti e da quella posizione uno può avere tutto il massimale che vuole, ma risulta abbastanza difficile, peccato. Si vede che la discesa non l'ha gestita male, però ovviamente il punto di ripartenza non era corretto. In gergo si dice tenere sempre il gomito sotto il bilanciere, se non lo tieni ovviamente il peso tende ad andare avanti e risulta poi impossibile chiudere l'alzata. Adesso dovrebbe essere il turno di Denise, 50 kg. Carica molto bene, molto bella come alzata. Diciamo che si vede proprio la differenza molte volte sulla gestione. Quando uno riesce a caricare bene in discesa, arriva solido al petto e poi riparte, l'alzata ha tutta un'altra espressione di forza proprio. Adesso dovrebbe essere il turno di Cinzia Zola della palestra Mechanical Barbell, accompagnata dal fratello di Giuseppe, Ananio Manca. Vediamo. Stacca facile. Vediamo come gestisce la discesa qua. Caricala bene. Su. Qua va un po' fuori spinta, un peccato. Peccato qua. Però per essere la prima gara alla fine la prima alzata valida l'ha fatta. C'è un po' da lavorare, però sicuramente c'è del potenziale. Ora dovrebbe essere il turno di Angela Fronteddu, terza chiamata per lei, con un aumento di 5 kg rispetto alla seconda. Un po' più nulle in questo giro.
E senza dire niente. Esatto, quindi non incolpateci, non è colpa nostra. Vediamo un po'. Quindi terza prova per Angela Fronteddu. Attenzione, quasi c'era stato un problema sul caricamento, però è rientrato, quindi dovrebbe essere la volta buona. Ok, vediamo come carica la discesa. Molto brava qui, davvero brava. Si mangia lo sticking point perché è riuscita ad arrivarci alla velocità giusta, infatti si prende il 5 dal suo coach. Molto brava qui, alzata davvero bella. Ora il turno di Beatrice Trentin, che ricordiamo ha sbagliato la seconda prova e la ripete, quindi riprova a 60 kg. Tra l'altro c'è già una richiesta di quarta prova da parte di Denise Cappai. Andiamo Beatrice. Ok, non era agganciato bene il disco, infatti viene un attimino aggiustato. Ora turno di Beatrice, vediamo se si porta a casa questi 60 kg. Stacca facile, vediamo se aspetta bene i comandi. Carica in discesa, vediamo, molto meglio di prima, infatti si riporta a casa. Come ho già ripetuto più volte, la capacità di fare una discesa, diciamo, corretta, che ti permette di caricare bene il petto, fa la differenza tra un'alzata valida o no molte volte, perché ti permette di rimanere più in spinta. Quindi molto brava qua Beatrice. Di fatto prima Beatrice aveva proprio sbagliato questo, perché non sembrava assolutamente in grado di tirare su 60 kg bene come ha fatto adesso. Di fatto però la discesa Esatto, ha influito negativamente. Molte volte lo stesso carico, se non è fatto nella maniera corretta, quindi sostanzialmente si dice sempre di fare delle alzate fotocopie indipendentemente dal carico, quindi farle tutte uguali, se una cosa varia non ti permette poi di portare a casa l'alzata. Ora è il turno di Ambra, vediamo. Molto meglio la discesa, infatti, come ho già ripetuto, una discesa corretta ti porta a fare una bella alzata. Qua proprio si vede la differenza nel caricare il petto, quindi riuscire a spingere bene contro lo schienale della panca, alzare il petto. In quel caso ovviamente uno ti riduce il ROM e due ti permette di essere più in spinta, quindi il carico viene gestito meglio. Quindi diciamo che queste finezze tecniche a carichi alti sono ancora più decisive, ti permettono proprio di fare la differenza. Ora dovrebbe essere il turno di Giada Serra, che prova un bel PR, anche lei un bel più 5 kg. Vediamo Giada, 65 kg iniziano ad essere davvero un bel carico, considerando che lei è una 58,5 come categoria. Guardate proprio come si riesce a incastrare bene. Andiamo un attimo. Molto alta col petto. Molto brava qui. Vediamo se c'è qualche fallo tecnico. Mi sa che ha alzato i glutei. Peccato. Peccato qua. Credo che il bilanciere sia leggermente sceso, per quello è il problema. Simona si becca due belle pacche incoraggianti da parte di Lorenzo. Vediamo, 65 kg per lei, quindi un aumento di 2,5 kg, assolutamente alla sua portata. Tanto ricordiamo che Simona sarà impegnata in un'altra gara la prossima settimana, quindi deve un attimino anche risparmiare le forze. Vediamo un po' come gestisce questi 65 kg. Carica bene la discesa, molto facili. Vediamo se
L'alzata è valida, alzata è valida. Molto brava Simona. Bella alzata questa. Ora il turno di Denise, che dovrebbe provare la quarta prova. Attenzione, quarta prova anche per Simona, 67,5 kg. Lorenzo non è pago e decide di rilanciare. Vediamo un attimino queste ultime due alzate di questo secondo gruppo, tutte e due quarte prove, ricordiamolo. Quindi per prima ci sarà Denise con un tentativo a 52,5 kg, quindi un miglioramento di 2,5 kg rispetto alla terza prova. Ricordiamo che Denise è una meno 44 kg, quindi comunque sono bei carichi questi. Vediamo come li gestisce. Carica bene il petto. Molto brava qui. Secondo me anche un po' di margine. Paradossalmente una quarta alzata conservativa, però ci sta. Molto brava qua a migliorare ulteriormente. Ora il turno di Simona. Prova a 67,5 kg. Vediamo se Lorenzo non lesinerà pacche neanche per questa quarta prova. Anche Simona vediamo che scarpa piatta per lei, quindi una buona mobilità di caviglia. Vediamo. Arriva un'altra pacca, come Arriva anche sul microfono. esatto. Vediamo questi 67,5 kg se se li porta a casa. Vediamo come la gestisce. Molto brava qui, ripartenza. Sembra buona. 3 valide. Molto brava. Infatti è molto contenta, rimane anche un po' stupita. Assolutamente belli e anche abbastanza facili. Quindi finisce qua il secondo flight. Adesso aspettiamo un attimino che inizi poi il terzo. Terzo flight in cui vedremo probabilmente all'opera gli uomini, anzi sicuramente all'opera gli uomini. Intanto ne approfittiamo per un piccolo break pubblicitario, torniamo il prima possibile. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Riprendiamo la linea dalla palestra SK1 di Olbia, quinto campionato nazionale sardo panca e stacco. Vi stiamo raccontando circa dalle ore 10 di stamattina. Sono già andati in archivio 2 flight, hanno cominciato le donne, ovviamente non equipaggiate, e ora dovrebbe essere il turno del terzo flight, che vedrà impegnati gli uomini in gara categorie dalla teenager alla senior alla junior. Possiamo anche già anticiparvi qualche primo carico bello pesante come quello di Giuseppe Asole, prima chiamata da 125 kg. Primo dovrebbe comunque essere Christian Stanciu. Intanto stanno ultimando le preparazioni per questa terza flight, gli atleti sono già stati chiamati in pedana, si attende solo il via libera dei direttori di gara. Tanto salutiamo e ringraziamo soprattutto Antonio che ci ha fatto compagnia fino a questo momento. Magari ci vediamo dopo nel caso. Ok, c'è stata una variazione nel flight. Come ovvio che sia, partiremo dall'atleta porta meno chili in prima prova. Dovrebbe trattarsi di Antonio Muggianu, gareggia per la meno 60 kg in T1, giovanissimo, 14enne. Chiamato dal tavolo degli arbitri in questo momento Antonio Muggianu, come anticipato fa parte della categoria Teenager 1, prima prova da 65 kg. Questo terzo flight è un flight da 10 atleti, vedremo 30 alzate. Intanto la prima di Antonio va in archivio senza troppe difficoltà, 3 luci bianche, prima valida per il giovane atleta. Tanto qualche problemino sul Excel dei file. Turno di Gianluca Piredda, vedete già pronto in pedana, completato. Prima alzata da 75 kg, è un Master 2 Gianluca, chiedo scusa.
46 anni, gareggia per la meno 56 kg. Parte del Powerlifting Team Sardegna. Prima alzata valida anche per Gianluca. Il ragazzo che vedete in pedana in questo momento è invece Luigi Zola, gareggia per la meno 67,5, 17 anni, quindi è un T2. Prima prova da 85 kg. Una luce rossa, una bianca e la terza è bianca, alzata valida per Luigi Zola. Alla ricerca di qualche chiarimento il coach di Luigi. Luce rossa chiamata per un sollevamento sospetto del piede. Si continuano a spiegare i direttori di gara. Intanto il prossimo è Giovanni Maria Patteri, gareggia per la meno 60 kg. Prima prova da ben 90 kg. Giovanni Maria è un 18enne, teenager 3, nessun problema, a meno di qualche errore tecnico l'alzata dovrebbe essere valida. La tripla luce bianca ci dà ragione. Molto bravo anche Giovanni Maria. Prossimo dovrebbe essere Matteo Sciascia, atleta indipendente per la meno 60 kg. È un senior. Prima chiamata da 95 kg. Teo è un senior. Non è l'unico della categoria, ce ne sono almeno altri 5. Abbatte lo sticking point, a meno che non ci siano qualche errore tecnico. L'alzata è valida, invece no. Vediamo se si consultano i direttori di gara per consentirmi di capire qual è stato l'errore da parte di Matteo. Ha sollevato il sedere, probabilmente dalla nostra postazione complesso. Vedere questo tipo di errore tecnico, in ogni caso il colore delle luci ci viene in aiuto. E comunque è il turno di Nino Ghiani. Nino Ghiani gareggia per la meno 67,5, 22 anni, categoria junior, prima chiamata da 100 kg. Doppia luce rossa, una bianca non basta per validare la prima chiamata di Nino Ghiani. Peccato, quindi non valido il primo tentativo da 100 kg. Possiamo già anticiparvi che ritenterà il peso anche nella seconda prova, lo stesso peso anche nella seconda prova.
Momento per Nicola Ruiu, abbiamo visto in veste di coach flight precedenti. Pulizia clamorosa, nessun problema sulla prima chiamata da 100 kg, con la gareggia come senior nella meno 67,5. Gran bella prova. E adesso è il turno di Cristian Sanciu, chiamato erroneamente Stanciu, che è un cognome rumeno, chiedo scusa, atleta della Powerlifting Team Sardegna. Gareggia nella meno 67,5, un senior. Prima chiamata da 110 kg. Nessun problema particolare durante l'alzata. Doppia luce bianca che valida la prima alzata. In realtà non so se sia arrivata la terza luce bianca, anche perché se ne sono illuminate solo due. Non è di certo diventata rossa quella centrale. In ogni caso l'alzata da 110 kg di Cristian è valida. E ora è il turno di Patrizio Addis. Coach Manca aiuta il proprio atleta all'inizio. Intanto tripla luce bianca anche per Patrizio Addis, prima chiamata da 112,5 kg. Chiamata valida. E allora il prossimo della lista sarà Michele Crudu. Che chiama la prima prova con più chilogrammi di questo terzo flight, 122,5. Che è un senior di anni 33, gareggia nella meno 67,5, atleta molto muscolare. Prima chiamata importante, vedremo come si comporterà. Molto pulito, 3 luci bianche premiano Michele Crudu. Adesso vedremo quanto deciderà di salire in seconda prova. Intanto era l'ultima prima prova del terzo flight. Ricominceremo sicuramente a momenti con le seconde prove. Prima però è necessario che Michele comunichi
con quanto vorrà presentarsi in seconda prova. Spotter a lavoro per sistemare il bilanciere per Antonio Muggianu. Prima prova valida da 65 kg, chiama 70 kg in seconda. Ricordiamo è il più giovane del flight, probabilmente anche il più giovane visto fino a questo momento. T1, 14 anni, chiama 70 kg, lo gareggia nella meno 60. Stata pulita, meno di qualche errore tecnico dovrebbe essere valida, infatti è così, tripla luce bianca per Antonio Muggianu, seconda prova valida da 70 kg. Atleta molto giovane, sicuramente un grande futuro in questo sport. Prossimo della lista è Gianluca Piredda, Powerlifting Team Sardegna, gareggia per la meno 55,5, Master 2. Dopo il più giovane abbiamo il più esperto del flight. Prima chiamata valida da 75, ci riprova con 82,5. Alzata non valida purtroppo per Gianluca Piredda. Cerca consulto con i direttori di gara che spiegano il fallo commesso dall'atleta della meno 55,5, colpevole di aver tirato sul sedere, in modo che, ricordiamo, non è consentito. Riproverà in terzo tentativo con gli stessi chili tentati adesso. Errore tecnico, quindi sicuramente può riuscire in terza prova. Intanto è il momento di Luigi Zola, prima prova superata da 85 kg, aumento di 5 kg per il secondo tentativo da 90 kg. Molto bravo Luigi, vediamo se non ci sono errori tecnici. Non ce ne sono, alzata valida e Luigi porta a casa un bel risultato in questa seconda prova, 90 kg che permettono di fare 2 su 2. Possiamo anche anticiparvi che proverà 97,5 in terza prova. Atleta 17enne, anche lui sicuramente futuribile, già molto interessante nel panorama isolano. Intanto ora è il turno di Giovanni Maria Patteri,
atleta della meno 63, che lui 18 anni, categoria però diversa da Luigi Zola, tirato su 90 in prima prova con un tentativo valido, aumento di 5 kg per la seconda prova. Pulito, molto bravo anche Giovanni Maria, 95 kg tirati su senza troppi patemi. Chiamato in pedana adesso Matteo Sassa, o Sciascia se preferite. Ricordiamo, gareggia per la meno 60 kg, un atleta 35enne, quindi senior. Primo tentativo valido da 95 kg. Ci riprova con 98 se non vado errato, alzata valida, anzi chiedo scusa, sempre con 95 anche in seconda prova. Quello che ci viene segnalato dal schermo che abbiamo qui davanti riproverà, meglio si ripresenterà per la terza prova con un tentativo da 100 kg. Il turno adesso è per Nino Ghiani. (22 anni, Powerlifting Team Sardegna). Meno 67,5 di categoria, tentativo da 100 kg. Alzata valida adesso dopo l'errore in precedenza. Seconda prova da 100 kg valida anche per Nino Ghiani. L'uomo che vedete in pedana è Patrizio Aldis, 67,5 kg la categoria, è un senior, 27 anni, prima chiamata da 112,5 kg valida, ci riprova con un aumento di 5 kg, 117 per lui. Direttori di gara che dicono alzata non valida. Non è d'accordissimo Patrizio e noi non ci siamo resi conto di quale sia l'errore tecnico commesso dall'atleta del coach Manca. E comunque proverà un aumento di 5 kg anche in terza prova. Intanto sulla pedana c'è Cristian Sanciu. Prima prova da 110 valida, seconda prova da 120 valida. Bravissimo Cristian. Turno adesso di Michele Crudu.
Gran bella prima prova da 122,5, prova con un aumento di 5 kg. 127,5 per lui. Valida la prima, vediamo come si comporterà per questo secondo tentativo. Filo di fatica, ma ci mancherebbe. Valida anche questa. Grande prestazione da parte di Michele Crudu. Con Nicola Cau che ha eseguito una sola alzata. Finisce qui quindi il secondo turno del terzo flight. Ripartiamo immediatamente subito quindi dal terzo tentativo, dai terzi tentativi. Nuovamente Antonio Muggianu, il primo della lista, 75 kg dopo le prime due valide da 65,70. Alzata valida per Antonio Muggianu che chiude questo trittico di prove con 65, 70 e 75 tutte valide. Ricordiamo l'età, 14 anni, quindi T1. Tanto per chi non lo avesse letto nei commenti, facciamo presente che qui alla palestra SK1 di Olbia copertura di internet telefonico è molto ballerina, per così dire. In ogni caso ce ne scusiamo, anche se non dipende da noi. Saremo comunque pronti per rioffrire l'intera giornata in prima visione, il prima possibile. Intanto tripla alzata, cioè terza alzata valida per Gianluca Piredda, 82,5, riuscito in terza prova che non era riuscito in seconda. Stessi chilogrammi stavolta portati a casa. Ora è il turno di Luigi Zola, meno 67,5 kg la categoria del ragazzo di 17 anni, Teenager 2, prima e seconda valide da 85 e 90 kg. Ci riprova con 97,5. Niente da fare purtroppo per Luigi. Si deve accontentare di una seconda prova da 90 kg. Almeno per oggi, almeno per quanto riguarda la panca. Turno di Giovanni Maria Patteri. Prima e seconda valide da 90 e 95, ci riprova con 100 kg. Vittima dello sticking point. Ottima prova comunque quella di Giovanni Maria. Peccato per questa terza prova.
intanto comunque si prende applauso del pubblico. Turno di Matteo Sciascia, prima e seconda da 95 kg valide, ci riprova in terza prova con 100 kg. Alzata non valida purtroppo, questa da 100 kg per Matteo. Terze prove che stanno mietendo vittime a profusione. Ora è il turno di Nino Ghiani, prima prova fallita da 100 kg, seconda da 100 riuscita, ci riprova. Tra poco possiamo dirvi con quanto, con 110 addirittura. Tira su un aumento di 10 kg, vedremo se riuscirà. Intanto abbiamo già qualche prenotazione per le quarte prove. Proviamo? Niente da fare per Nino Ghiani, terza prova fallita con 110 kg. Ora è il turno di Patrizio Addis, Powerlifting Team Sardegna, meno 67,5 kg di categoria, parte dei senior. Errore tecnico in seconda prova, quindi fallita da 117, la prima da 112,5 era riuscita alla grande, ci riprova in terza prova con 122,5 kg. Vediamo cosa dicono i direttori di gara. Bravissimo Patrizio Addis che porta a casa 122,5. Ottimo lavoro da parte dell'atleta di Giuseppe Manca. Prende i complimenti meritati di la maggior parte dei suoi colleghi. Cristian Sancio in pedana, 110 valida e 120 valida in prima e seconda prova. Terza alzata che dovrebbe essere da 125 kg. È vittima anche lui del punto viscoso. Non riesce ad andare oltre la seconda prova da 120 kg. Comunque molto bravo Cristian. Ora è il turno di Michele Crudu, atleta che dovrebbe chiudere il terzo flight. Ottime prove da 122,5, 127,5 prima e seconda. Prova in un terzo tentativo da 130 kg.
Peccato, non riesce a portare a casa la terza prova Michele Crudu, una terza prova che ha fatto tante vittime in questo terzo flight. In ogni caso tanti complimenti a tutti gli atleti in gara fino a questo momento. Dovrebbe esserci un solo tentativo di personal record in quarta prova chiamata da Antonio Muggianu, più giovane del flight, ve lo abbiamo già detto, va a superare il PR con 80,5. Peccato, sembrava aver superato il momento più duro e invece no, non riesce a migliorare il proprio PR, peccato. In ogni caso gran prova quella messa in pedana da Antonio Muggianu con l'unico quindi tentativo di record. Va in archivio anche questo terzo flight e allora noi prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, torniamo per raccontarvi il flight numero 4. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Quando decidi di ottenere il massimo dal
Riprendiamo la linea dalla palestra SK1 di Olbia. Sta per andare in scena il flight numero 4 di giornata. Flight che dovrebbe vedere una decina di atleti impegnati. Il primo della lista è Massimiliano Fronteddu, categoria meno 52 kg, teenager 2, anche lui giovanissimo, 14 anni, prima prova da 65 kg, purtroppo non valida. Prossimo della lista è Emanuele Zucchitta, categoria meno 75, 18 anni, teenager 3, primo tentativo da 70 kg. Tecnicamente ben eseguito, tripla luce bianca che per Emanuele Zucchitta, applausi meritati per un altro atleta molto giovane, 18 anni. Ottima prima prova da 70 kg, adesso il prossimo sarà Fabio Fiori. Primo di questo flight della categoria junior, reggia per la meno 82,5 nonostante un peso di 77,5 kg. Credo ci sia arrivata comunicazione che l'atleta Fabio Fiori non è presente e quindi è il turno di Mauro Simula, Master 3, 53 anni, uno dei più esperti oggi in gara, primo tentativo da 100 kg, non saperne leggere né scrivere, non male. Su, che è un piacere, tripla alzata bianca per Mauro Simula, ottima prima prova come appena accennato da 100 kg. Allora, complimenti anche a Mauro. Il prossimo della lista Luca Perra, categoria meno 75, ci sono almeno 7 atleti in questa categoria. Luca è un senior, 24 anni, reggia per meno 75 come già detto, peso corporeo stamattina pari a 72,2 e prima chiamata da 5 kg. Momento del setup per Luca. Alzata non valida per Luca Perra, nonostante una buona esecuzione. Deve esserci stato qualche problemino tecnico. Purtroppo non riesco a capire se i direttori di gara hanno mimato qual è stata la problematica di Luca. Intanto in pedana ora è il turno di Dario Dore, atleta che
Siamo un po' di parte, ma ci sta particolarmente simpatico. 16 anni, un futuro tutto rispetto in questo sport. Prima chiamata da 107,5, praticamente distrutta. È stata valida per Dario Dore, molto margine. Questa è l'impressione che ci dà in prima prova, tant'è che va su di 7,5 kg per la seconda. Nel frattempo però è il turno di Enrico Basciu. Enrico è un atleta di 31 anni, quindi senior, gareggia nella meno 75 kg. Primo tentativo da 112,5. Setup ultimato per Enrico, in attesa solo della chiamata dell'arbitro. È stata pulita, a meno che non vi siano errori tecnici, dovrebbe essere una alzata valida, infatti è così. È arrivata però una luce rossa che comunque non compromette il primo tentativo di Enrico. Turno di Andrea Melis, atleta senior, gareggia per la meno 75 kg, primo tentativo anche per lui da 112,5. Purtroppo alzata non valida, 2 rosse e una bianca. Ha mosso il piede. È il suggerimento che ci arriva dalle retrovie. In ogni caso l'alzata sembra assolutamente nelle corde di Andrea Melis. Prossimo della lista è Giovanni Piras, senior, 32 anni. Gareggia nella meno 66 kg, primo tentativo da addirittura 115. E allora, forza Giovanni. È stata portata a casa senza particolari patemi, pulitissimo, con tanto margine. Anche Giovanni, come ci hanno insegnato che dovrebbe essere una prima chiamata. Tant'è che andrà su di 7,5 kg nella seconda. Ora è il turno di Simone Perra, 117,5 per la prima chiamata di questo atleta che gareggia nella meno 75 kg, 21enne, quindi categoria junior. Usa una scarpa con un leggero tacco. Fortissimo Simone Perra.
Ora è il turno dell'ultimo atleta del flight per quanto riguarda la prima prova, Giuseppe Asole, categoria meno 75, 125 kg in prima prova. Un po' di sofferenza, ma 125 kg distrutti da Giuseppe Asole. Grandissima prima prova portata a casa per l'atleta di Giuseppe Manca. Archiviato quindi il primo giro di questo flight numero 4 e subito il turno delle seconde prove. Vedremo quanto decideranno di portare su gli atleti. Massimiliano Fronteddu è il primo della lista, ha fallito la prima prova da 65 kg, ci riprova con 67,5. Alzata valida, tripla luce bianca, non era assolutamente un problema di peso in precedenza, un minimo errore tecnico che non gli aveva consentito di portare a casa la prima prova valida. In ogni caso adesso è valida la seconda e allora 67,5 kg validi per questo atleta della T2. Emanuele Zucchita in pedana, primo tentativo valido da 70 kg, ci prova con 7,5 kg in più. Forza Emanuele. Vittima del sticking point. Vedremo se riproverà con la stessa gamma di peso la terza prova. Sì, infatti è così, ripartirà da 77,5 kg. È arrivato Fabio Fiori, che non si è presentato per la prima prova. Per questa seconda scende in campo con 95 kg. Fabio è un junior. Reggia nella meno 82,5. Alzata valida, quindi 95 kg validi per Fabio Fiori. Complimenti anche a lui. Il prossimo è Mauro Simula. Prima alzata valida da 100 kg per l'esperto Master 3. Ci riprova con un aumento di 10 kg.
purtroppo alzata non valida. Ha leggermente portato indietro il bilanciere una volta cominciato il movimento di risalita. Spiega con i direttori di gara e ne accetta la decisione. Peccato, ma ci riproverà in terza prova con lo stesso peso. Turno per Luca Perra. Ha fallito 107,5 kg per un errore tecnico, ci riprova infatti con 115. Buona l'esecuzione anche tecnicamente, tripla luce bianca per Luca Perra che porta a casa 115 kg in seconda prova, non male, dopo che, come vi abbiamo appena detto, era andato così alla prima da 107,5. E ora è il turno di Dario Doria per la meno 75. Non è l'unico T2 in gara, c'è anche Massimiliano Frontedo che però gareggia nella meno 52. Dopo una prima valida per Dario da 107,5 ci riprova con 115. Alzata non valida per Dario Doria, tirato su senza troppi problemi per quanto riguarda la parte pesistica. Sicuramente è stato un errore tecnico da parte del figlio d'arte. Che rimane con una prima prova valida da 107,5. Il prossimo in pedana è Enrico Basciu. Enrico atleta della meno 75, un senior negli anni 31. Prima prova valida da 112,5 kg, si ripresenta in pedana con 117 kg. Alzata non valida. Non è d'accordissimo, per usare un eufemismo, Enrico. In ogni caso ci riproverà con 120 in terza prova. Turno per Andrea Melis, fallito la prima da 112,5, ci riprova con 120. A noi pare tutto buono e finalmente anche i giudici ci danno ragione. Tripla alzata da applausi per Andrea Melis, 120 kg portati a casa in seconda prova. Molto bene anche l'atleta della meno 75 Melis,
possiamo già anticipare una terza prova da 127,5 per lui. In pedana adesso c'è Giovanni Piras, prima prova da 115 superata alla grande, ci riprova in seconda con 122,5. Peccato, alzata non valida, 2 luci rosse e una bianca. Mima il gesto del bilanciere che torna giù. Il direttore di gara, uno meglio dei direttori di gare. Allora restano 115 kg validi per Giovanni Piras. Turno adesso di Simone Perra, uno degli atleti più impressionanti a questo momento, meno fisicamente, senza nulla togliere a nessuno dei partecipanti ovviamente. Tutti i ragazzi che si allenano allo stremo. Simone ha portato via una prima prova da 117,5 kg in scioltezza, ci riprova infatti con 125. E prova valida per Simone, 2 luci bianche e una rossa, alzata valida da 125 kg. Ottima prova ancora una volta per Simone Perra, che si conferma forma smagliante. Ora è il turno di Giuseppe Asole, favorito dopo la prima prova, 125 kg riusciti, ci riprova con 130. Che bravo, tripla luce bianca per Giuseppe Asole, porta a casa 130 kg in seconda prova, ci proverà con 135 per il terzo tentativo. Intanto va in archivio anche il turno delle seconde prove per questo flight numero 4. Mini spot per noi, torniamo subito. Rieccoci in pedana, Massimiliano Fronteddu, terza prova valida da 70 kg.
Mi scuso nuovamente, purtroppo problemi tecnici legati alla connessione che purtroppo non possiamo controllare direttamente, non ci permettono di offrirvi una visione fluida dell'evento. In ogni caso ci troviamo al quarto flight, terzo turno per Luca Perra. Seconda prova valida da 115 giri prova con 120 kg. Molto bene. Questa prova da 120 kg. Speriamo di aver anche minimamente risolto i problemi. In ogni caso il prossimo dovrebbe essere Dario Dore. Tutta la carica da parte di Lorenzo Dore per Dario, che ricordiamo ha fallito la seconda prova da 115 per un errore tecnico. Buona invece la prima da 107,5, ci riprova con 120 kg. Tripla luce bianca, alzata valida per Dario Dore, altra prova sontuosa del giovanissimo sedicenne. Complimenti anche a Dario, che proverà una quarta prova. Probabilmente adesso hanno fatto la finta di segnarcela, vedremo se sarà effettivamente così. Per ora sparisce. Turno di Giovanni Piras. Giovanni, prima prova valida da 115 kg, seconda non valida da 122,5, riprova in terza prova con 125. E purtroppo è una tripla luce rossa. Non d'accordissimo con la decisione dei giudici, che se l'accetta sportivamente. Ora è il turno di Andrea Melis. Gran seconda prova da 120 kg, ci riprova con 127,5. Purtroppo niente da fare per Andrea Melis. Fallita la terza prova da 127,5.
Turno di Simone Perra, 117 in prima, 125 in seconda, entrambe portate a casa con particolare nonchalance. Dentro una terza prova da 130 kg. Un PR già abbattuto nella seconda prova. Va a migliorarlo ancora di 10 kg. Tutto pronto per Simone Perra. Forza Simone, va su. Vediamo cosa dicono i giudici. Prova non valida purtroppo. Una sola luce bianca non basta per migliorare ancora il proprio PR, che comunque aveva già migliorato durante la seconda prova. Peccato. Ora è il turno di Giuseppe Asole. Gran prima e gran seconda prova da 125-130, ci riprova con una terza da 135. Atleta con una forza prorompente, tripla luce bianca è alzata valida con applausi annessi da 135 kg. Gran bella prova anche per Giuseppe Asole. È il momento delle quarte prove. Dovrebbe essere un po' più di quelle di prima, che credo sia stata una sola. Dovrebbe esserci tentativo di fronteggio dei Simula, di Dore, oltre che di Perra. Spotter a lavoro, non bisogna mai mancare di sottolineare l'importanza per le gare a tutti i livelli di ragazzi che si occupano del ruolo di spotter. No, tanto importanti quanto gli atleti che partecipano. E infatti Massimiliano Fronteddu, il primo della lista, tentare la quarta prova da 72,5, riuscite la seconda e la terza da 67,5 e da 70. Purtroppo niente da fare per il giovanissimo Fronteddu. Viene comunque applaudito meritatamente dal pubblico.
Pecca a Mauro Simula, prima e terza prova valida da 100 e 110 kg, ci prova con 115,5 in questa quarta. Tentativo di migliorare il PR fermo a 115. Niente da fare purtroppo per l'esperto Simula. Dovrebbe essere il turno di Dario Doria. Prima e terza prova valide da 107,5 e 120 kg. Tentativo in quarta prova da 125 kg. Prova a settarsi al meglio giovane Doria. Record migliorato, 20 kg in prima prova, un po' troppo anche per lui, questi 125. Fallita la quarta prova da parte di Doria. Ora è il turno di Simone Perra, prima e seconda valida da 117,5 e 125, falliti i 130 in terza prova, ci riprova con 130,5. Tutto pronto per Simone Perra. Tripla luce rosa inaspettata dal mio punto di vista, non da quello dell'atleta probabilmente, che si accorge di aver mosso i piedi in una maniera non consona, e allora nessun miglioramento rispetto ai 125 validi della seconda prova. Peccato, in ogni caso adesso è veramente finito il quarto flight. Prima di partire col quinto prendiamo un piccolo stacco pubblicitario. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
E riprendiamo la linea dalla palestra SK1 di Olbia. Sta per andare in scena il quinto flight di giornata, impegnati ancora gli uomini. Il primo della lista che vedete già in panca armato è Roberto Deledda, 19 anni, categoria meno 83 kg, prima prova da 90 kg, purtroppo alzata non valida per lui. A chiedere spiegazioni. Adesso è il turno di Lorenzo Dore. Ci ha avvisato che farà una sola alzata. Per così dire dimostrativa di qualificazione. Qualche problemino fisico anche per l'espertissimo Master 4, ero promotore di questo evento. Prima
Matteo Murgia in pedana dopo aver fallito la prima prova da 110, si porta a casa una seconda da 122,5 kg. Ottima prova anche per Matteo Murgia. Rimedia l'errore tecnico della prima prova tirando su 12,5 kg di più. Daniele Sannia, prima prova da 115 kg, seconda da 122, portata a casa. Anche lui è un atleta particolarmente futuribile, 19 anni, teenager 3. Pulizia nell'alzata veramente invidiabile. Turno per Domenico Cordone, gran prima prova da 137,5 kg, si ripresenta con 145. Alzata valida per Domenico Cordone, 145 kg da seconda prova. Ottimo lavoro da parte di Domenico, complimenti a lui. Ora dovrebbe essere il turno di Dario Sanna, che lui prima prova importante da 147,5, ci prova con un miglioramento di 5 kg, 152,5 per questa seconda prova. Alzata valida nonostante una lucina rossa, 152 kg come seconda prova. Ottimo lavoro da parte di Dario Sanna. Ora però è il turno di Federico Ladu, prima prova da 155, in seconda un miglioramento di 5 kg, ci prova con 160. Forza Federico.
alzata valida per Federico Ladu, 160 kg in seconda prova. Gran lavoro da parte del 27enne. Federico chiude anche questo secondo giro di quinto flight. Si ripartirà da Roberto Deledda per la terza e ultima prova di questo flight numero 5. Seconda prova valida da 92,5 kg per Deledda. Ci riprova con 100 kg in terza prova. Grande alzata da parte di Roberto Deledda, applausi meritati per questo atleta, che lui T3. Proprio come Daniele Sannia. (115 e 122,5 in prima e in seconda prova, entrambi validi. Ci prova con 125 kg per questa terza prova. Gran lavoro anche di Daniele Sannia, tutte e tre le prove valide, quest'ultimo da 125 kg, è la migliore di giornata per il ragazzo nella categoria T3. Ottimo lavoro suo e del suo staff, sembrava avere anche qualcosina di margine, tant'è che prepara una prova supplementare da 130. Turno per Matteo Murgia. Seconda prova valida da 122,5 kg, ci riprova con 130. Prova non valida purtroppo. Colpevole probabilmente di aver tirato su il sedere. Turno per Domenico Cordone. Prima e seconda valide da 137,5 e 145 kg, ci riprova con 150. Alzata non valida purtroppo, niente da fare, ma comunque un ottimo lavoro
quello di Domenico Cordone. Turno per Dario Sanna. Dario Sanna dentro con una prova da 147,5 in primo tentativo, 152,5 in secondo, entrambe riuscite dentro adesso con 155,5, alzata valida per Dario Sanna. Gran lavoro anche per il senior, anzi era 157,5 quel bilanciere. Onore al merito per l'atleta nella Powerlifting Team Sardegna. Momento per Federico Ladu, 155 e 160 portati a casa come se quel bilanciere non ci fossero pesi. Nuovo tentativo da 162,5. Potrebbe essere valida l'alzata di Federico Ladu, 162,5, tripla prova valida per questo grande atleta. Ci ha fatto vedere l'alzata più pesante della giornata fino a questo momento. Tentativo di record per Daniele Sannia, tripla prova valida, la terza chiusa con 125, ci riprova questa quarta prova con 130 kg. PR battuto già in seconda prova con 122,5. Vediamo se porta a casa anche i 130. Questo ragazzo è fortissimo e anche tanto margine. Tripla luce bianca per un'altra prova valida. E allora quinto flight archiviato sul record personale di questo giovane atleta. E allora, in attesa della partenza del sesto flight, che dovrebbe comunque avvenire a momenti, noi andiamo in pubblicità. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Riprendiamo la linea dalla palestra SK1 di Olbia. È il turno del sesto flight. Ne approfitto per salutare un altro ospite. Ciao Dario. Buonasera a tutti. Dario Dore, appena impegnato in batteria, è venuto adesso a farci visita, il primo atleta in pedana per questo sesto e ultimo, ricordiamo, flight di giornata per quanto riguarda la pedana. Fabio Casula, ingresso a 100 kg in prima prova valida. Dario, ti chiedo. Non è valida perché non ha aspettato il rec, che sarebbe quando finisce l'alzata di riaccompagnarlo verso il castello, diciamo, e quindi è giudicata nulla. Alzata nulla quindi per Fabio Casula. Turno di Marco Tamponi, altro ingresso a 100 kg in questo flight. Sono i pesi massimi. Dario ci anticipa che è un'alzata buona nonostante leve lunghissime dell'atleta. Un atleta molto svantaggiato che però ha portato a casa la sua alzata, diciamo. Carlo Bacchisio Buseddu è il prossimo della lista. Altro ingresso a 100 kg, atleta che gareggia per la meno 100 kg, Master 1, 43 anni, prima prova, come detto, come i due colleghi precedenti, da 100 kg. Abbastanza pulita, tripla luce bianca addirittura per Carlo Buseddu. Dario. Alzata buona pure questa. Adesso è il turno di Gabriele Cicu, che proverà 107,5. 107,5. Gabriele è un atleta, gareggia nella meno 90, 25 anni, senior. Ingresso in prima prova da 107,5 kg, accompagnato dal nostro amico Antonio Piredda. Sembra buona, Dario. Buona la prova, anche se non aveva ben steso i gomiti in partenza, però è stata giudicata comunque valida. Adesso chi tocca? Adesso tocca a Alessandro Porcu, 110. Mi sembra che l'alzata sia... No, 110 per lui, prima prova. Alessandro è un atleta che gareggia nella meno 90 kg, 35 anni, senior. Vedremo. Forte, un atleta molto forte, soprattutto di stacco. L'abbiamo visto non chiudere ma alzare di 20 cm 305 kg, che è una prestazione assurda. Spiegacela, Dario, questa alzata non valida. Durante la chiusura ha toccato il rec, quindi è giudicata nulla. Però sì, penso proprio che si rifarà durante le prossime alzate. Prossimo è Ignazio Cadoni, altro atleta della meno 90, anche lui senior, 35enne come il collega precedente.
ingresso da 110 kg. Pulito. Alzata facilissima, buona, Valida per Ignazio Cadoni. Nessun problema, con 110 kg porta infatti subito a 120 per la seconda prova. Dovrebbe essere il turno adesso di Flavio Sanna, meno 90 kg la sua categoria, è un senior di anni 34, ingresso in prima prova da 113,5 o 112,5, chiedo scusa. Anche per Flavio pochissimi problemi, tripla luce bianca. buona alzata. Adesso incominceranno i legionari di questo sport, che sono atleti straordinari, e vedrete delle belle. Il primo di questa lista è Guido Salvatore Di Rosa, categoria meno 90, anche lui senior, 27 anni, ingresso in prima prova da 140 kg. Semplici. Buona l'alzata, pure se ha affrettato un pochettino il comando dell'arbitro quando doveva riportarlo verso il castello, ma è stata giudicata comunque buona ed era valida. Adesso tocca a Giuseppe Manca, che quando si riferisce appunto a un atleta forte bisogna citarlo, perché è uno di quelli. E niente, adesso vedrete appunto cosa dimostrerà. Manca l'abbiamo visto all'opera anche al mondiale di qualche mese fa, per distacco uno dei migliori atleti sardi di questa disciplina di sempre, o meglio italiani, giusto, correzione di Dario, anche con una presa particolarmente stretta. Da ricordare la sua presa, che è dovuta, diciamo, a un fastidio al gomito, però comunque, data la sua forza impressionante, comunque gestisce chili pazzeschi. Quindi manco a dirlo, grande alzata valida da parte di Giuseppe Manca. Ora è il turno di Domenico Di Rosa per la meno 90 kg, 27 anni, un senior, prima prova. Da 145. Gran prova anche per Domenico Di Rosa. adesso c'è un altro atleta fortissimo, Gianmaria lui, un atleta fortissimo e completo in tutte quante le alzate. Adesso ci stupirà con la sua alzata.
Turno di Gian Maria Loi, lo abbiamo visto all'opera come coach qualche flight fa. Adesso è il suo turno di mettersi in gioco, primo turno da 155 kg. Alzata buona e facile con tanto margine. Tanto margine per Gian Maria Loi. Ora dovrebbe essere il turno di Denis Parfeniuk. Denis Parfeniuk attrezzato? Un atleta Ghiar, quindi. No, si è attrezzato perché ha messo il coso. Ah, ok. Piccolo fraintendimento. Buona la partenza, buono l'assetto. Facilissima. Questo atleta c'ha 175, se non di più. Alzata spettacolare di Denis Parfeniuk, 160 kg, prima prova. E ora Manuel Sellero, meno 90 kg, tira su 165 come prima prova. Non male. Sono tantissimi. L'ho visto fare pesi anche più alti di questi e c'è solo da dire che è un atleta straordinario. Parliamo di un senior che ormai va per i 40. Ancora una volta dimostrazione di come questo sport permetta a tutte le fasce d'età di competere. Ha preso anche una bella ginocchiata nella testa, eppure porta via 165 kg in modo invidiabile. E ora c'è Paolo Pired. Ora tocca a uno degli atleti più forti di questo flight, con ben 205 kg, che vi sfido a prenderli in mano o anche a spostarli da terra per rendervi conto di quanti sono. Paolo si presenta con appunto questo ingresso clamoroso da 205 kg. Ricordiamo che è un atleta di 19 anni. Regia era la meno 125 kg. Pronto. Adesso vedremo l'alzata di Paolo. Una bestia per avere 19 anni e anche se ne avesse 25 o 30 sarebbe comunque una bestia, perché ha delle masse e una forza pazzesca. Adesso vedremo la sua prova. Per fortuna non è successo nulla di grave. C'è stato un piccolo problema da parte di Paolo nel gestire la forza della maglia che aiuta, diciamo, la prova, non tantissimo, però comunque se saputa usare dà un leggero aiuto e
gli si è ritorto, diciamo, il bilanciere verso la faccia. Per fortuna c'erano dei sostegni a fermarlo prima che appunto si schiantasse. Cazzo, che non sta malissimo, cazzo. Di fondamentale importanza che si gareggi comunque nella massima sicurezza. E per non saperne leggere né scrivere, in seconda prova Paolo tirerà su 2,5 kg in più di quelli che abbiamo appena visto. Paolo è un atleta fortissimo che spero ci dimostri le sue doti e riesca comunque a gestire la maglia. Paolo era anche l'ultimo atleta del primo giro del primo flight. Fabio Casula, il primo per questo secondo giro di sesto e ultimo flight, 100 kg in prima prova, ci riprova con 105. Niente da fare purtroppo. Questa alzata, pur se sarebbe stata effettuata, diciamo chiusa, sarebbe stata comunque nulla, perché la testa si è staccata dalla panca, che è una cosa che non è consentita, quindi sarebbe stata nulla a prescindere, pure se l'avrebbe chiusa. Niente da fare quindi per Fabio Casula. Il prossimo è Carlo Buseddu, 100 kg portati a casa in primo tentativo. Carlo è un Master 1, va dentro per la seconda prova con 107,5 kg. Pulito Carlo Buseddu. Adesso tocca a Carlo Bacchisio. Adesso toccherà a Marco Tamponi e effettuerà la sua prova con 110 kg. Marco Tamponi, prima prova riuscita da 100 kg. Marco è un atleta molto giovane. Categoria senior, 100 kg riusciti in prima prova, tentativo da 110 nonostante le leve lunghissime. Porta via una bella alzata da 110 kg. Buona l'alzata da tutte quante i punti di vista regolamentari, è completamente valido. Adesso tocca a Gabriele Cicu, un atleta che si è sempre presentato alle nostre gare, sempre, diciamo, promuove questo sport in modo sano, e adesso ci gusteremo la sua alzata. Turno di Gabriele Cicu, quindi meno 90 kg la sua categoria, 25 anni senior, primo tentativo riuscito da 107,5, ritenta con 110 per questa seconda prova.
Vediamo cosa dicono i direttori di gara. Buona la prova, buona l'esecuzione, tutto quanto buono. E allora il prossimo della lista è Alessandro Porcu, Che ricordiamo ha fallito la prima alzata per un problema in chiusura, visto che è stato toccato il castello, il rec. E adesso speriamo si rifaccia e porti a casa la sua alzata. prima prova da 110 kg, come ci ricordava Dario, fallita, secondo tentativo con 7,5 kg di più, 117,5 per Alessandro Porcu. Vedremo se riuscirà nella fatica, alzata che sembra ottima, e infatti È riuscito a portarsi a casa l'alzata e non fare l'errore di prima, anche se ho visto che stava per risbagliare, però comunque è stato bravo e ha portato a casa la sua alzata. dopo Alessandro Porcu viene il turno di Ignazio Cadoni. Ignazio Cadoni, categoria meno 90 kg, primo turno da 110 riuscito, nuovo tentativo con 120 kg. Molto bene, direi. Adesso buona la prova, 2 bianchi e un rosso. E l'arbitro centrale dice che ha affrettato di qualche millesimo di secondo il press, però comunque l'alzata è stata giudicata valida perché appunto era valida secondo gli altri 2 giudici. Turno per Flavio San, altro atleta della meno 90, 34 anni senior, 112,5 kg di primo tentativo riuscito, ci riprova con 10 kg di più, 122,5. Buona prova anche per Flavio San, anche se viene giudicata nulla per, adesso lo scopriremo, forse il sedere. per mi sembra un alzamento del sedere, appunto, sì. Nuovo turno per i tiranni citati poco fa dal nostro Dario Dore. Guido Di Rosa è il primo. È il suo primo tentativo da 140 kg riuscito, si presenta nuovamente in pedana con 145. Adesso è il turno di Guido Di Rosa che ci farà vedere 145. Buona l'impugnatura, buona la partenza, buono il fermo, buona l'alzata in generale. Sembra che abbia anche tanto margine. Sì, tanto margine di alzata. Su posto sui 152,5. Nuovo tentativo per Giuseppe Manca adesso. Giuseppe, lo ricordiamo, gareggia nella meno 100 kg.
atleta di 31 anni, senior, super. Primo tentativo da 140 kg. Ora si ripresenta sulla panca con addirittura 12,5 kg di più. E qua ci sono chili pazzeschi. Una spinta allucinante, visto comunque il piccolo infortunio al gomito, un leggero fastidio, sono una spinta assurda. Avevamo anticipato che stavamo per assistere ai pesi massimi di questo sport. Giuseppe Manca non ha tradito le attese. Ora è il turno di Domenico Di Rosa. Vai. Buona l'alzata, buona la chiusura, tutto buono mi sembra, se non... no, buona l'alzata, buona. 152,5, miglioramento di 7,5 kg rispetto alla prima prova anche per Domenico Di Rosa. E qua iniziamo ad avere bilancieri particolarmente importanti. Adesso incominciano, diciamo... Fino adesso abbiamo avuto atleti formidabili, però vabbè, Giuseppe Manca non penso esista in questa gara un atleta straordinario come lui, però adesso ci gustiamo un'alzata di Gianmaria Lui, un atleta, come ho detto prima, completissimo e molto forte, un'alzata con 162,5 che sono chili pazzeschi. Adesso vedremo la sua alzata. Mio Dio, 162,5 e c'è anche tanto margine. Una mia supposizione che verranno chiamati i 170, penso per un PR, se non erro, però comunque i chili che ha sono quelli, a mio parere. E infatti 170 kg è lo spoiler che vi facciamo per la terza prova di Gianmaria Lui. Ora però è il turno di Denis Parfeniuk, 160 in prima prova, dentro adesso con 162,5, ma ve lo diremo fra qualche istante precisamente. In ogni caso il record già battuto in prima prova, vediamo se chiuderà anche questa seconda. Abbiamo a che fare col meglio del meglio probabilmente, Dario. Una prova buonissima, assurda, una spinta assurda, quindi verranno chiamati di sicuro tanti chilogrammi in terza prova. Non vi spoilerò nulla, però ho già un'idea. 167,5 per Denis Parfeniuk, che andrà su di altri 5 kg per la terza prova. Ora però è il turno di Manuel Sellero, 165 riuscito in prima prova, turno da 170 per questa seconda. Vedremo come si comporterà atleta della meno 90. Adesso vedremo una forza pazzesca. Sono tanti atleti che sembra che abbiano tanto margine, poi probabilmente
la linea fra alzata riuscita e alzata non riuscita è sicuramente sottile. Qua però parliamo di atleti che hanno già dimostrato in passato e continuano a dimostrare di essere in grado di tirare su carichi eccezionali. E cazzo. Adesso tocca a Paolo, un mostro. Adesso vedrete di nuovo 207, 2,5 kg in più di prima. Penso proprio giusto per non chiamare gli stessi chilogrammi. Però comunque i chili pazzeschi, perché sono chilogrammi veramente pazzeschi. Adesso vi gusterà questa alzata, penso proprio. Sostegni anche leggermente più alti stavolta, Dario. Mica sono storti. Rudy! Sono storti, uno più alto e uno più basso. Ok. Ok, adesso vedremo questa alzata straordinaria. Tutti col focus su Paolo Piredda. Forza Paolo, forza Paolo. 207,5 kg la seconda prova del giovane T3. Peccato, a un passo dalla riuscita questo secondo tentativo di Paolo. Buona la spinta, però comunque non è riuscito a gestire di nuovo la maglia. Speriamo per lui nella terza che riesca a gestirla e appunto confermare un record assurdo, perché parliamo di ben 80 kg di differenza da prima adesso del record, quindi parliamo di tanti chili, tanti. Sta per cominciare il terzo ultimo giro di questo sesto flight, ultimo ovviamente solo nel caso in cui non vengano tentate quarte prove, ma è sicuramente l'ultimo che vede coinvolti la totalità degli atleti che compongono questo flight numero 6. Il primo sarà Carlo Bacchisio Buseddu. Frattempo che gli spotter non fare un lap. Adesso è ultima alzata appunto dell'ultimo flight di panca, poi ci sarà molto probabilmente una piccola pausa per mangiare, per dare spazio a tutti quanti di mangiare, e poi si riprenderà con lo stacco. Buono, vai. Troppi i chilogrammi per Buseddu, ma comunque finisce la gara con dei splendidi 107,5 kg come seconda prova. Adesso toccherà a Gabriele Cicu con 117,5, 5 kg in più della seconda prova, e appunto vedremo come ci stupirà, se ci stupirà. Turno di Gabriele Cicu, prima e seconda prova valida da 107,5, 112,5 kg, ci riprova in questa terza con 117,5. Buona l'assetto. Vai. No. Pensavo che li chiudesse invece. Peccato, niente da fare per Gabriele Cicu, che comunque si dovrà accontentare di un ottimo 112,5.
Ricordiamo che alla fine di questo sesto flight vi lasceremo con le riprese della premiazione. Torneremo in cronaca poi per l'inizio della gara di stacco. Marco Tamponi. C'è terza prova per lui, 120 kg, braccia, ricordo, lunghissime, quindi un piccolo svantaggio per la panca, però comunque la spinta è buona e se li porta a casa. No, prova nulla perché penso abbia alzato il sedere. Sì, quindi si è rovinato l'alzata. Buono. Peccato, sta mietendo più vittime del solito questa terza prova in questo flight numero 6. 3 errori consecutivi. Ora è il turno per Alessandro Porcu di tentare 122 kg. Alzata non valida purtroppo per Alessandro Porcu, e allora anche lui in gara con la seconda prova valida però da 117,5. Turno per Flavio Sanna. Prima prova valida da 112,5, fallita invece quella da 122,5. Prova ancora a migliorarsi con questo 127,5. Buona la partenza, buona la spinta, vai. No. Dopo tante prove di portarsela a casa, diciamo non tante prove, una prova con però tanto spirito di riuscirci, appunto non c'è riuscito. Quindi diciamo che questa terza prova sta mandando a casa tanti atleti, speriamo che non li mandi tutti, diciamo, e che riescano a sfatare questo mito, diciamo. Provato una resistenza stremante, eppure un'altra vittima di queste terze prove. Flavio Sanna ora in pedane. Sulla panca c'è Ignazio Cadoni, prima e seconda buone da 110 e 120, va dentro con 135 kg. Grande prova per Ignazio Cadoni, uno dei più puliti che abbiamo visto oggi. Buona l'alzata ed è stato proprio lui a sfatare questo mito che ci stava perseguitando fino ad adesso. Miglioramento da 15 kg rispetto alla seconda prova, non che ci sia andato leggero, ecco. Prossimo è Guido Di Rosa. 140 la prima, 145 la seconda, va dentro con una terza da 150. Ricordiamo che Guido è un atleta della meno 90 kg, 27 anni senior, al terzo tentativo di giornata. Ricordiamo che 150 kg sarebbero un quintale e mezzo, quindi vi faccio questo paragone per, diciamo, farvi rendere conto di quanti sono effettivamente 150 kg sollevati poi in questa modalità.
È buono, grande giocata di Guido Di Rosa. Buona l'alzata, tanto felice per lui. Adesso tocca a Domenico Di Rosa con 155, 2,5 kg in più della seconda. Penso che abbia chiuso la seconda con una leggera difficoltà, quindi abbia optato per portarsi un PR a casa. Quindi adesso vedremo la sua alzata. Così a occhio Guido e Domenico dovrebbero essere fratelli gemelli, ma così a occhio proprio. Forza anche a Domenico Di Rosa con 2,5 kg in più del secondo tentativo, 155 kg per questa terza prova. Forza Domenico, il bilanciere va su e la prova è superata. Gran bella prova anche per Domenico. I fratelli Di Rosa possono uscire sicuramente soddisfatti da questa giornata di gara. Adesso tocca a Giuseppe Manca, che ricordiamo un atleta straordinario. Proverà a 162,5 e speriamo ci riesca a accontentare nella riuscita di questa alzata. Giuseppe Manca, 140 la prima, 152,5 la seconda prova, 162,5 portati a casa in terza prova. Eccezionale Giuseppe Manca, applausi strameritati per un atleta che è sicuramente un beniamino da queste parti, ma lo è perché è un atleta meraviglioso, non per altro. Buonissima l'alzata sia dal punto di vista tecnico che regolamentare. Quando si rispettano queste regole si dà solo spettacolo, perché è uno sport bellissimo dal mio punto di vista. Occhio ancora però, perché non abbiamo finito. C'è Gio Maria Loi, 155, 162,5 buone dentro, con una terza da 170 kg. E allora forza anche a Gianmaria. Vai. Peccato Sticking Point che non ha perdonato. Atleta senior, peccato, sarà per la prossima. Porta comunque a casa un discreto 170 kg. Buono, veramente buona l'alzata. Adesso tocca a Manuel Sellero, ricordiamo un atleta comunque. Non c'è bisogno manco più di ricordarlo, visti i chilogrammi, ma sono degli atleti straordinari. Adesso ci delizierà con la sua alzata. 172,5 in terza prova, dopo una prima e una seconda riuscite da rispettivamente 165 e 170. Meravigliosa alzata di Manuel Sellero, che sembra avere anche qualcosina di margine. 172,5 kg per Manuel, eccezionale. Il prossimo è Denis Parfeniuk, un po' con questa pronuncia britannica che probabilmente non c'entra niente. 160 kg al primo tentativo, 167,5 al secondo. Ci riprova con 173 kg. Penultimo atleta del flight regolare. Se non ci saranno tentativi di quarte prove,
Paolo Piredda chiuderà questa mattinata di panca. Vedremo però come si comporterà Denis Parfeniuk. Adesso vedremo un'alzata spettacolare. Buono l'inizio, buono l'assetto. Fermo! Buona e bellissima alzata. Bellissima davvero. Eccellente, eccellente prova anche per Denis Parfeniuk. E ora per chiudere il turno di Paolo Piredda. Pronti? Quantità di pesi non indifferente. Ricordiamo 2 tentativi falliti da Paolo da 205, 207,5. E così per dire che ci sta riprovando là dentro con una terza prova da 210 kg. Ripetiamo, 210 kg. Non so se comunque avete notato, ma ci sono 2 persone per lato per tenere il peso. Vai pa! Buona questa cavolo di alzata, allucinante. Devastante Paolo Piredda, 210 kg, sfida se stesso, porta qualcosa come 90 kg sopra il record, anzi poco meno, 83 kg sopra il record. Pazzesco, pazzesco veramente. Complimentoni a Paolo Piredda che chiude questa mattinata di panca nel modo migliore, Dario. È riuscito a rifarsi in un modo spettacolare. Adesso c'è l'ultima alzata di Manuel Sellero che proverà 175 per quarta prova e per miglioramento del record. Quindi iscrizione a quarta prova da parte di Manuel Sellero. Vedremo se sarà l'unico di questo flight a tentare la prova per il record. Sembra di sì. Minchia! Henry, mai visti gli avevi 210 dal vivo? Grazie. Perché a ottobre mondiale continuano a sollevare 275 ma non è 10 il mondiale a ottobre continuano a sollevare sopra i 200 senza equipaggiamento quello ucraino e l'italiano non è che l'ha cappato Eccolo in pedana Manuel Sellero, 175 kg per portare in alto ancora il proprio PR. Acceso. E non le uso no, non mi serve. Madonna.
forza mostruosa, quella di Manuel Severo. Applausi a scena aperta anche per questo atleta. Dovrebbe essere finita qua il sesto flight e quindi la mattinata di gare in panca. In ogni caso noi adesso prendiamo un piccolo stacco pubblicitario, torneremo per la diretta della premiazione. Come già detto in cronaca invece torniamo per l'inizio delle gare di stacco, restate con noi. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Torniamo live dalla palestra SK1 di Olbia. Cambio di programma, non partiranno le premiazioni, comincia invece la gara di stacco con Lucia Pala in pedana. Lucia atleta senior, prima staccata da 80 kg. Tripla luce bianca per atleta. Ora è il turno di Angela Fronteddu. Angela Fronteddu si presenta sulla pedana con una prima prova da 85 kg. Alzata valida anche la sua. Io ne approfitto per risalutare Antonio Pireda, guarda, sei arrivato al momento giusto. Ok, eccoci qua, quindi si parte con lo stacco. Ora dovrebbe essere il turno di Elisa Peara in pedana. Vediamo che cosa ci combina. Stacco sumo per lei, si attacca, molto facile questa alzata, senza grossi problemi. 3 luci bianche per lei. Bilanciere sempre a 90 kg. Dovrebbe essere il turno di Micaela. Anche lei stacco sumo. Ricordiamo suola piatta per il sumo per avere un appoggio plantare ottimale. Si setta, parte, molto facile. Forse leggermente anticipato il down e infatti anticipato il down qua, peccato perché l'alzata era davvero molto facile. Adesso bilanciere che sale, arriviamo a 95 kg. Ed è il turno di Desiree Pacitti. Ricordiamo che oggi è giornata di tanti esordienti, quindi nuovi ragazzi e ragazze che si avvicinano a questo sport, quindi c'è un po' di tensione soprattutto per le prime prove. Ora il turno di Desiree, che ha fatto molto bene in panca. Vediamo.
molto brava, alzata valida per lei. Ora è il turno di Giada Serra, 115 kg. Giada la conosco personalmente, è passata recentemente a regular dopo che ha sempre tirato sumo. Vediamo se questo gioverà alle sue alzate. Accompagnata in pedana da Gianmaria Loi. Vediamo cosa combina. Cerca il punto di aggancio, prende aria, si setta, ferma, molto brava. Leggermente sofferti in partenza, però molto bene, se li porta a casa. Dice che li ha sentiti pesanti, da fuori sembravano pesantini ma niente di che. Ora il turno di Giada Serra, no, scusatemi, di Angela Fiori. Giada ha appena fatto l'alzata. Vediamo cosa ci combina Angela. Molto brava qui, ha aspettato bene. Non è da tutti aspettare così, diciamo che nel sumo è fondamentale attendere il momento giusto in cui partire, in modo tale da non andare troppo indietro col sedere, che ovviamente è una cosa che ti fa compromettere l'alzata. In questo caso è stata brava, ha aspettato, infatti è stata premiata con una bella alzata valida. Adesso dovrebbe essere il turno di Ambra Carta, entrata a 125, non male anche per lei. Ambra è categoria meno 58,5 senior. Si prospetta una bella battaglia tra Ambra e Beatrice, entrambe 58,5, entrambe senior, quindi ne vedremo delle belle. Vediamo un po' che cosa ci combinano entrambe. Ambra, stacchista sumo. Vediamo cosa combina. Molto brava qui. Aspetta. Diciamo che una bella alzata sumo la si nota quando sostanzialmente le spalle e l'anca salgono contemporaneamente. Se uno tende ad anticipare con l'anca, poi ovviamente la chiusura rimane più difficoltosa, quindi in questo caso c'era una buona coordinazione tra le due, infatti l'alzata è stata assolutamente positiva. Tra l'altro neanche un sumo estremizzato, perché molti fanno il sumo quasi con i piedi che toccano i dischi, che ovviamente da un lato ti facilita il round, però la partenza è molto più difficile. Quindi diciamo sono dei piccoli dettagli tecnici che ovviamente fanno la differenza. Adesso è il turno di Beatrice, 127,5, quindi andrebbe in vantaggio su Ambra di 2,5 kg. Vediamo come si comporta, anche lei stacchista sumo. Molto solida come alzata, davvero brava. Qua c'è del margine, mi aspetto una chiamata sui 135 in seconda, una cosa del genere, perché comunque il margine c'era. Vediamo che cosa porterà. Ora è il turno di Marzia Licico, che prima ha ben figurato in panca con chili di assoluto rispetto. Infatti Beatrice addirittura rialza a 135, molto buona come chiamata. Adesso è il turno di Marzia, Master 2 Marzia, vediamo che cosa combina. Categoria meno 70, lei stacchista regular. Si aggancia, prende aria, vediamo che cosa combina. L'alzata sembra abbastanza fluida, la chiude senza problemi. Molto buona secondo me, vediamo cosa dicono gli arbitri, 3 luci bianche. Senza molti patemi d'animo se la porta a casa. Ora è il turno di Simona, che prima ha fatto una panca davvero ottimale. Vediamo che cosa ci combina qua sullo stacco. È entrata a 140 per lei, quindi chili che continuano a salire. Consideriamo che Simona è una 63 Master 1, solito inchino prima di entrare in pedana. Lei stacchista regular.
Si setta, cerca il punto corretto, vediamo che cosa combina, apre bene il petto, trova il punto e salgono facili. Molto bella questa alzata, si vede che Simona la pedana la conosce e l'ha calcata per tanto tempo, perché questa è davvero una bella alzata, una bella entrata. Ora riparte il giro, siamo curiosi di vedere quanto chiamerà Simona in seconda. Io azzardo un 147,5, addirittura 150, ci stanno alla grande. Ora il turno di Lucia Pala, che prova a migliorare la prima prova 80 kg con una seconda 90. Lucia categoria molto leggera, è una 47,5, quindi vediamo cosa combina. Quindi secondo giro, 90 kg caricati per lei. Stacchista sumo, che abbiamo visto lo stacco sumo è predominante nelle donne per una questione anche di leve. Vediamo che cosa combina, il bilanciere parte, sembra abbastanza facile, forse non ha disteso bene le ginocchia. Vediamo cosa dicono i giudici, secondo me non le ha chiuse bene, e invece 2 bianchi, quindi non ci dovremmo, 3 bianchi addirittura. Io da qui ho avuto l'impressione che il ginocchio non fosse completamente esteso, però ovviamente la prospettiva può ingannare. Ora è il momento di Angela Fronteddu, seconda prova anche per lei, categoria 58,5, prova ad aumentare di 10 kg rispetto alla sua entrata a 85. Vediamo cosa combina Angela. Angela stacchista sumo. Molto bella questa alzata, complimenti. Qua possiamo proprio vedere quello che dicevo prima, l'aspettare il bilanciere, vedere proprio il punto in cui l'anca e le spalle salgono contemporaneamente. Ovviamente l'alzata non può che essere ottimale, infatti in questo caso molto margine. Secondo me avrà più di 10 kg di margine. Vediamo che cosa deciderà il coach in terza chiamata. Ora il turno di Elisa Peara, accompagnata dall'allenatore Deni Parfenio, che prima ci ha fatto sognare con una panca clamorosa, davvero esecuzione ottimale. Poi lo rivedremo anche nello stacco, quindi siamo abbastanza curiosi di vedere che cosa combinerà anche là. Ora gustiamoci questa alzata di Elisa, si aggancia molto bene, parte il bilanciere, bellissima anche questa alzata. Qua si vede proprio la solidità di un'alzata che è stata costruita nel tempo, quindi molto molto brava. Ora è il turno della seconda prova di Michaela Locche, che ricordiamo ha sbagliato l'entrata, quindi questa inizia a essere una prova abbastanza decisiva. Vediamo cosa combina. Prima ha avuto un po' di fretta, quindi deve cercare un attimino di calmare gli animi, essere un po' più razionale, cosa che comunque non è subito, come dire, non si ha subito quando si fanno le prime gare, ma bisogna un attimino costruirla. Qui è stata brava, ha aspettato, infatti giustamente viene premiata contro le luci bianche. Quindi diciamo che il sangue freddo è una qualità che si costruisce, un po' il callo da pedana, più gare fai, più migliori e riesci a gestirla meglio. Ora il turno di Cinzia Zola, che prova a migliorare i suoi 95 di entrata, 100 kg per lei. Molto bella, paradossalmente mi è piaciuto più questa della prima, brava, molto margine per lei. Adesso è il turno di Giada, che prova 102,5. Assolutamente la sua portata vista l'entrata. Vediamo che cosa ci combina. Giada, una delle poche che stacca regular, dato delle leve assolutamente vantaggiose per il regular, visto la lunghezza delle braccia. Vediamo che cosa combina. Chiude bene, bella alzata questa.
Pensavo volesse sfondare il pavimento, invece si limita a rimetterlo là, molto brava. Secondo me ci starebbe una chiamata a 107,5, 110, vediamo che cosa combinano. E infatti 107,5, è la chiamata più logica. Ci stava assolutamente. Ora il turno di Desiree, che ha provato un aumento di 10 kg rispetto all'entrata. Desiree accompagnata in pedana da Patrick Aiello, che purtroppo oggi non gareggia, però anche lui è un atleta assolutamente valido, l'abbiamo visto al mondiale di Valedoria con davvero bei chili. Vediamo cosa combina Desiree. Molto brava qua, aspetta bene il bilanciere, lo chiude. Queste sono le alzate che ci piacciono, molto tecnica. Ora invece il turno di Gloria Brocca, che prova a migliorare il suo personal record provando a 107,5 in seconda chiamata. Gloria accompagnata in pedana dalla sua allenatrice Gioia Palestra, stacchista regular. Quando sentite gli incoraggiamenti da parte del pubblico, vediamo cosa ci combina Gloria. Vediamo se aspetterà, si attacca e tira, molto facile, molto facile. Molto brava, io avrei chiamato 115, vediamo cosa deciderà Gioia, però secondo me è assolutamente alla portata. Ora è il turno della seconda prova di Sara Carta, che si deve riprendere dall'ingresso sbagliato purtroppo, dove ha perso la presa al bilanciere, quindi deve cercare un attimino di fare il massimo. Tanto gli spotter con il loro lavoro impagabile vanno a pulire il bilanciere. Ora Sara, vediamo, Sara è una delle più forti ragazze che abbiamo in Sardegna, tanta esperienza anche per lei. Vediamo che cosa ci combina. 115, molto brava, ferma lì, brava, ecco, brava, qua ha fatto una bella alzata. Diciamo che non è da tutti, essendo in difficoltà sulla prima chiamata, fare poi un rialzo, considerando che la prima l'ha sbagliata, quindi qua si vede che comunque c'è una bella chimica tra lei e il suo allenatore e bisogna prendersi dei rischi in questo sport. In questo caso il rischio è stato premiato con questi bei 115. Ora il turno di Giada, un aumento di 2,5 kg rispetto alla prima chiamata. Vediamo che cosa combina. Accompagnata da Gianmaria Loi. Brava Giada, li sto sentendo un po' pesanti oggi, è un peccato. La faccia del coach dice tutto, nella serie se non la chiudi qua qualcuno torna a casa a piedi, quindi molto brava comunque. Un peccato perché sta sentendo molto pesante la partenza, secondo me anche per un po' di fretta che la fa leggermente scappare indietro, però ovviamente a carichi alti qualsiasi cosa fai di diverso rispetto a quello che fai normalmente ti punisce. Ora il turno di Sara, specialista di stacco, purtroppo anche lei ha dovuto abbassare un po' i carichi perché mi stava dicendo prima il riscaldamento che ha avuto qualche problema fisico. Vediamo cosa combina. 120 molto facili questi, diciamo che lei ha ben altri carichi, quindi pur non essendo al top questi li gestisce bene. Ora il bilanciere continua ad aumentare, dovrebbe essere il turno di Angela Fiori, accompagnata da Vittorio Pinna in pedana. Ricordiamo che per Angela è la prima gara e si sta comportando assolutamente in maniera ammirevole finora. Vediamo cosa ci combina con questa seconda prova. (127,5). Vedete come la stance sia molto larga, con quasi le punte che toccano il disco. Vediamo cosa combina.
Pretensiona, vediamo se il bilanciere parte, lo chiude. Brava, dovrebbe essere valida. E così è, molto brava qui. Diciamo che il brutto del sumo è che ti garantisce comunque un ROM minore, ma se la partenza non è ottimale rischi sempre che ti rimanga un po' avanti e ovviamente la chiusura sia difficoltosa. In questo caso lei è stata brava perché ha resistito fino all'ultimo dall'impulso di andare avanti e poi è riuscita a chiuderlo bene. Molto brava. Ora è il turno di Ambra Carta, prova un rilancio di 5 kg rispetto alla sua prima prova. Secondo me sono assolutamente alla sua portata, vediamo cosa combina. Ehi, facilissimi qua, proprio imbarazzanti come sono partiti. Secondo me c'ha 7,5 kg, quasi 10 kg di margine. Corre tra l'altro subito ad annunciare l'altro peso, vediamo che cosa ci riserverà. Secondo me 137,5, no, a 140 ci stanno, assolutamente. Tra l'altro sarà una bella lotta con la terza di Beatrice, vediamo se la porta a casa questa, perché sono entrambe nella stessa categoria, quindi si giocano il primo posto nella 58,5 senior. Vediamo cosa combina Beatrice, anche lei scarpa piatta, sta col sumo. Vedete la differenza tra il sumo di Ambra, che risultava quasi un mezzo sumo perché era molto più stretto, Beatrice ha un sumo un po' più largo. Vediamo cosa combina. Vediamo come aggancia per la partenza, il bilanciere parte, si muove bene, anche lei a margine. Diciamo che sarà una bella lotta tra le terze chiamate qua, molto brava. Ora è il turno di Marzia Licicco, che prova un aumento di 5 kg rispetto all'entrata a 132,5 con 137,5 caricati sul bilanciere. Diciamo che solitamente chi ha una buona corporatura per fare la panca non è ottimizzato, se così possiamo dire, per fare lo stacco, quindi vedere comunque atleti forti in panca che riescono comunque a portare bei carichi anche nello stacco fa capire poi quanto uno sia un atleta a 360 gradi in questo sport. Ora è il turno di Marzia, stacco regola per lei, tra l'altro regola un po' anomalo visto che ha una stance abbastanza larga. Vediamo che cosa combina. Si attacca, parte, il bilanciere parte, supera lo sticking point, molto brava qui. Vediamo cosa dicono gli arbitri, però dovrebbe essere valida. Molto brava qui. Ora è il turno di Simona, che con un rilancio di 10 kg sale a 150, che al momento è lo stacco più alto tra le donne e sono chili assolutamente ragguardevoli. Ora tocca a Simona, accompagnata in pedana da Lorenzo Dore. Simona stacca regular. Nella 63 kg Master 1 portare questi carichi è tanta roba, considerando poi che si parla di atleta master. Vediamo, cerca di portare avanti le ginocchia, trovare il punto di aggancio, prende aria, spinge forte a terra, il bilanciere parte bene e c'è margine. Bellissima anche la chiusura. Qua, come diceva prima, si vede proprio la differenza tra un atleta che ha esperienza, sa come muoversi in pedana, rispetto a ovviamente quei ragazzi che hanno meno esperienza e si trovano un po' più in difficoltà. Vista da fuori, come ti è sembrata? Margine? A me è sembrato che avesse più margine rispetto alla prima prova. In realtà Simona la conosciamo bene, l'abbiamo vista soprattutto per quanto mi riguarda personalmente a Valle d'Oria e ho paura che ci farà divertire in terza prova. Anche io concordo assolutamente con te, immagino la sorpresina, penso che non chiamerà meno di 155 in terza, vediamo un po' che cosa porta a casa. Ora è il turno di Lucia, che prova una terza prova a 100 kg, quindi un miglioramento di 5 kg rispetto alla sua seconda prova a 95. Vediamo. Lei parte molto bassa, vediamo un po' che cosa ci combina. Si aggancia, il bilanciere parte, sta andando bene, vediamo. Brava, alzata valida per lei, quindi chiude con 100 kg. Vediamo cosa chiama Simona. No, non ci viene detto, stiamo aspettando, ma ancora vediamo se appare qualcosa. 155, sì.
anche io avrei chiamato lo stesso, quindi chiamata corretta secondo me. Ora il turno di Angela Fronteddu. Finora per fortuna nessun fuorigara, quindi tanta roba. Vedere comunque atleti esordienti che riescono a portarsi a casa comunque la maggior parte delle prove valide fa capire che comunque il livello di questo sport sta crescendo sempre di più. Ora il turno di Angela, si aggancia, parte il bilanciere, molto bella questa alzata. Diciamo che quando penso a un sumo penso sicuramente a un'alzata del genere, molto solida, il bilanciere parte bene. Ovviamente la chiusura ne consegue che sia fatta nella migliore maniera possibile. Ora il turno di Cinzia Zola, a terza chiamata, 107,5. Vediamo per Cinzia la prima gara anche per lei, tanti esordienti oggi. Accompagnata in pedana da Ananio Manca. Diciamo che i fratelli Manca nel powerlifting non hanno bisogno di grosse presentazioni. Vediamo che cosa ci combina. Le prime due alzate erano molto belle, molto facili. Vediamo qui, molto brava. Se li porta a casa. Molto molto brava. Ora il turno di Giada che prova un bel PR a 107,5 kg. Qua ci dovrà mettere tutto se stessa perché 107,5 kg per il suo peso corporeo sono tanti. Ricordiamo che Giada è una meno 53, quindi siamo a 2 per body weight e tanta roba, considerando che comunque è una atleta che si allena da poco. Salgono facili, vediamo. Brava qui. Se c'è il record sì. No Gabri, non ce l'ha. No. Peccato. Stavo suggerendo una quarta prova, poi ho visto il record 132,5, un po' altino, quindi oggi non ci sono. Però siamo sicuri che già la prossima 120 e qualcosa in più li avrà sicuramente. Ora dovrebbe essere il turno di Elisa, accompagnata da Deni Parfeniuk. Lei 47,5, 108 kg, tanta roba, Vediamo, partono bene. Incertezza in chiusura, dovrebbe essere nulla. Peccato qua, peccato perché ce li aveva. Ha avuto un attimino di incertezza in chiusura, molte volte su pesi massimali è davvero un attimo, una leggera imperfezione ovviamente non ti permette di chiudere l'alzata nel migliore dei modi. Ora il turno di Micaela, terza alzata per lei, 110 kg. Micaela si è ripresa dopo una prima sbagliata, vediamo cosa combina qua. Si aggancia, parte qua vedete proprio quello che vi dicevo prima, quando praticamente l'anca rimane troppo indietro e sale, quindi il sedere sale prima, in questo caso la chiusura risulta molto difficoltosa perché non abbiamo più gamba dove spingere, quindi ovviamente andiamo quasi a perdere l'equilibrio come si è visto in questo caso, però in ogni caso si porta a casa 100 kg che è tanta roba. Ora il turno di Desiree, 112,5. Vediamo cosa ci combina. Desiree è molto tecnica, mi è piaciuto molto il sumo di prima. Vedete come cerca la stance giusta. In questo caso si usa una presa mista. Vediamo, molto brava qua. Questa è lo stesso una bella alzata. No, qua l'errore degli errori. Lascia il bilanciere prima di toccare terra. Questo è davvero un peccato perché ce li aveva facilissimi. Qua è bastato un attimo di poca concentrazione. C'è Patrick che si mette le mani nei capelli, non oso immaginare cosa gli dirà dopo, quindi un peccato perché ce li aveva anche facili. Vediamo ora il turno di Gloria Brocca che prova a migliorare ancora il suo personal best. Tra l'altro molte terze prove nulle, quindi vuol dire che gli atleti stanno cercando di spingersi al limite, però ovviamente questo comporta anche la possibilità di sbagliare. Turno di Gloria adesso, vediamo cosa ci combina. Sarebbe un bel PR per lei.
Si attacca. Peccato qua. Non ci ha creduto, non ci ha creduto. Gioia fa segno la testa, esatto. A questi livelli conta più la testa molte volte che il fisico o quant'altro. Non ci ha creduto secondo me. Peccato. Probabilmente 112,5 li avrebbe fatti, però quei 2,5 kg in più non c'erano. Ora è il turno di Giada Serra, che prova a migliorare il suo precedente tentativo a 117,5. Brava qua, cioè ha fatto meglio questa dell'altra. Gianmaria dice meno male che si è svegliata alla fine. Molto brava Giada qui. 120 kg per lei. Ora è il turno di Sara Carta, che prova un aumento di 7,5 kg. Purtroppo non è il record, perché il record è distante a soli 2,5 kg, che è 125. Vediamo cosa combina. 122,5. Giuseppe gli dà 2 carezze di incoraggiamento. Vediamo. Sara stacca a sumo. Presa mista anche per lei. Molto brava qui. Aspetta. Secondo me è valida. Vediamo cosa dicono gli arbitri. Oh, finalmente ne ho azzeccata una anche io. Molto brava qua Sara. Qua vedete, magari nel replay oppure quando vi riguarderete la diretta, vedete proprio quanto l'atleta aspetta il bilanciere. C'è una fase iniziale nel sumo, è fondamentale avere pazienza, quindi non farsi prendere dalla fretta di strattonare, cosa che regular va a perdonare molto di più, perché io comunque posso chiudere un'alzata anche con la schiena un po' più curva. Nel regular sottorare, cioè scusatemi, nel sumo sottorare la schiena risulta impossibile a determinati gradi. Ora il turno di Sara Salsa, con un rilancio di 10 kg sulla sua seconda prova. Tanto il record Master 1 è sempre il suo, è di 147,5, quindi ci fa capire quanto sia un po' sotto quelli che sono i suoi standard. Vediamo se si riporta a casa. Molto brava, qui aspetta anche lei, chiude bene. Bella alzata questa. 130 portati a casa. Ora ci avviamo alle ultime alzate col finale thriller della 58,5, dove si sfidano Ambra e Beatrice. Vediamo un po' che cosa succederà. Turno di Angela Fiori, accompagnata da Vittorio Pinna. Vediamo che cosa combina Angela. Molto aggressiva a parte iniziale. Vediamo se riuscirà ad aspettare quel tanto che basta. Purtroppo qua non c'erano oggi, peccato. Ora il turno di Ambra. Scusatemi, il turno di Beatrice, che ha chiamato meno di Ambra. Vediamo se Beatrice se li porta a casa. Ovviamente metterà pressione su Ambra, che sarà obbligata poi a fare 140, altrimenti arriverà a seconda. Vediamo se Beatrice li porta a casa. Cerca il bel caricamento, il bilanciere parte bene. Secondo me è valida, infatti. 3 luci bianche per lei, molto brava, bella alzata. Adesso turno di Ambra, decide tutto lei. Se fa 140 è lei che arriverà prima, altrimenti si dovrà accontentare del secondo posto. Vediamo che cosa ci combina. Qua è tutta questione di aspettare bene il bilanciere nella fase iniziale. Vediamo se lo farà. Ce li ha assolutamente, vediamo. Bravissima qui. Ce li ha e se li porta a casa, molto brava. Questa è stata brava, ha aspettato il giusto, poi come si è mosso il bilanciere, ovviamente l'alzata è stata portata a casa. Ora è il turno di Marzia, 140 kg per lei. Tra l'altro il record era un passo, 142,5, però magari non ce li aveva oggi. Vediamo che cosa ci combina Marzia. Categoria meno 70, Master 2, ricordiamolo.
Aspetta il bilanciere, parte, qua sticking point al ginocchio purtroppo, non ne aveva più. È irregolare così, se non superi il ginocchio poco da fare, se arriva molto lento lì è difficile poi riprendere l'alzata. Ora è il turno di Simona, che tra l'altro se non vedo errato dovrebbe essere un tentativo di record, visto che il precedente è 152,5, quindi andrebbe a migliorare il record di ben 5 kg. Vediamo. Accompagnata in pedana sempre da Lorenzo Dore. Vediamo cosa ci combina Simona. Vediamo, presa mista per lei. Lorenzo dalle ultime indicazioni, vediamo Simona, partono bene, ce li ha assolutamente. Qua brava, molto brava. Secondo me lascia anche qualche chiletto in pedana, molto brava qui, 157,5, davvero ben fatti, molto brava. E quindi si prende il nuovo record. Brava Simona, che va a dare il 5 agli arbitri, anzi a dare il pugno agli arbitri, visto che siamo sempre in periodo Covid, quindi sempre ci tocca di pugno. E adesso sta per partire il secondo flight. Tra l'altro adesso ti devo lasciare perché c'ho dei ragazzi poi nell'altro flight, quindi vi saluto tutti e magari ci vediamo più tardi. Ciao! Ti aspetto Antonio, grazie ancora. Settimo flight di giornata andato in archivio con qualche sorpresa, qualche record. Primo per quanto riguarda lo stacco da terra. Con il secondo flight comincia il turno degli uomini. E vedremo quanti flight saranno in tutto. Il primo di questo ottavo flight di giornata dovrebbe essere Lorenzo Dore. Tanto mentre ci avviciniamo all'inizio del primo flight che vede gli uomini protagonisti nella specialità dello stacco, prendiamo una piccola pausa pubblicitaria. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Riprendiamo la linea dalla palestra SK1 di Olbia. Sta per partire questo secondo flight di stacco, chiamato in pedana Lorenzo Dore. Come anticipato in precedenza, questo di Lorenzo dovrebbe essere uno stacco che serve per la qualificazione e niente più, quindi probabilmente opterà per una sola prova. Lo fa con una facilità disarmante, porta via 120 kg. Prossimo della lista è Gianluca Piredda. Gianluca Piredda è un Master 2, 54 anni, gareggia nella meno 56 kg. Prima prova da 125 kg. Una prova valida, quella di Gianluca. Buona prima prova, buono stacco. Nessun problema particolare. Ora è il turno di Massimiliano Fronteddu, meno 52 la sua categoria, è un T2, quindi è un atleta giovanissimo. Ottimo stacco da 130 kg valido. Turno per Antonio Muggianu, anche lui un teenager ma della categoria T1, stesso carico del collega in precedenza, 130 kg entrambi, molto puliti, molto bravi. Matteo Sciascia è quello che avete appena visto in pedana, 160 kg al primo turno, tripla luce bianca anche per lui. Ottima prova del senior della categoria meno 60. Momento per Nicola Ruiu, 160 kg anche per l'atleta nella meno 67,5, alzata valida anche per Nicola. Ora è il momento di Roberto Deledda, va in fretta in questo momento perché gli ultimi tre hanno portato lo stesso carico, 160 kg, due che avete visto non riusciti nel primo tentativo. Ora è il turno di Roberto Deledda, anche lui 160 kg.
Molto bravo. Anche Roberto Deled, alzata valida per il ragazzo della meno 82,5. Lui è un T3. Carichi che cominciano a salire, momento per Matteo Murgia, prima chiamata da 180 kg. Matteo Murgia chiamato ma non si è presentato in pedana. Non sappiamo se per un infortunio o se perché non presente, anche se un peso è registrato, quindi probabilmente qualcosa è successo. In ogni caso momento per Gianfranco Sistu. Master 1, 190 kg la prima chiamata. Come tutti i suoi colleghi in precedenza, Gianfranco è uno stacchista regular. Stata che lo premia, tripla luce bianca. 190 kg da prima chiamata, niente male. Franco è un Master 1 indipendente, gareggia per la meno 82,5. Turno per Filippo Sanna, 195 kg, senza troppi problemi. Valida l'alzata per Filippo Sanna, è un senior, gareggia nella meno 82,5. Sono molti atleti di questa categoria in questo flight, molti sono anche senior, quindi sarà battaglia aperta fra tutti. Turno per Patrizio Addis, 205 kg la prima chiamata. Il bilanciere viene su, che è un piacere, premiato da questa tripla luce bianca. ...205 portati a casa. Matteo Cabiddu, meno 82,5 anche per lui, anche lui senior, prima chiamata da 205.
Prossimo è Domenico Cordone, senior della 82,5 anche lui, prima chiamata però da 210 kg. Parte Domenico Cordone. Ottima alzata. Questa da 210. Prossimo della lista è Michele Crudu, 215. Michele Crudu abbiamo visto in panca stamattina, atleta fantastico, uno dei migliori della mattinata senza ombra di dubbio. Vediamo come si comporterà sulla pedana. 215 in prima chiamata, c'è tanto margine. Gran bella prima chiamata questa per Michele Crudu. Ora però, per quanto riguarda la meno 82,5 senior, è il turno di un certo Federico Ladu. Ricordiamo che il bilanciere più alto fino a questo momento è stato di Michele Crudu, 215 kg in prima chiamata. E allora Federico Ladu dice 285 kg. Curioso di vedere la piega che prenderà quel bilanciere. Record di categoria attestato sui 290. Chissà che non voglia darvi la caccia. Forza! Setup per Federico Ladu, la presa mista, pronto a tirarsi su, prende fiato, sale e chiude con una forza disarmante. 285 kg in prima chiamata, mostruoso. Piccolo spoiler dalla seconda di Ladu, 300 kg. Allora siamo curiosi. Nel frattempo però è il turno di tutti gli altri, ripartendo da Nicola Ruiu. Anzi, chiedo scusa, Gianluca Piredda. Prima prova da 125. Ci riprova con 10 kg di più, 135. Gareggia per la meno 56. Un'alzata ottima, valida. Anche questa seconda di 135.
Turno di Massimiliano Fronteddu, prima chiamata da 130 kg, ci riprova con 10 kg di più. Forse non ha aspettato il comando del giudice, peccato. Fallito questo tentativo da 140, si proverà sicuramente col terzo tentativo. 130 anche per Antonio Muggianu, che è il prossimo. Accarezzato, per così dire, dal proprio coach. Tentativo da 141. Grande alzata, grande stacco, decisione, e sembra che ci sia anche qualcosina di margine. Turno di Matteo Sassa, primo tentativo da 160, questo con 170, valido anche questo. Ottime prove entrambe per Matteo Sassa. Turno di Gianfranco Sistu. Prima chiamata da 190, ci riprova con 195. Valido. Valida anche questa per Sistu. Filippo Sanna, dopo il 195 della prima prova, ci riprova con 207,5. Stavolta purtroppo la prova non è valida. Non deve aver atteso chiamata del giudice. E allora si passa a Matteo Cabiddu con 212. Teo stacca sumo.
anzi chiedo scusa, è il ragazzo in pedana, Filippo Sanna. Tentativo da 207 kg. Alzata valida per Filippo. Ora è il turno invece di Matteo Cabiddu. Prima prova da 205 valida, ci riprova con 212,5, che lui è molto pulito. Stata valida. Ecco, ora vengono richiamati i giudici per ecco, infatti c'è stato un cambio di persona. È Addis che ha fatto l'alzata. E quindi non era Matteo Cabiddu. Ma Addis, quindi piccolo scambio di persona che rischia di sfavorire l'atleta che comunque aveva caricato 215 e non 212,5. Adesso invece Cabiddu riesce nella sua seconda alzata da 212,5. A Patrizio Addis viene assegnata un'alzata valida da 212,5 nonostante avesse una seconda prova da 2,15. Quindi il prossimo in turno è Domenico Cordone. Domenico Cordone 210 in prima prova, tentativo da 2,25. Rilassato, l'aggettivo che mi viene da utilizzare per Cordone. Ottima prova. Turno di Michele Crudu, 2,15 in prima prova, 2,25 è il tentativo per questa seconda. È stata considerata valida. Gran lavoro di Michele Crudu, 2,25 presi.
il turno di Federico Lado dopo l'impressionante 285 della prima prova, si ripresenta con 300 kg. Per rompere lo sticking point, non ce la fa. Abbiamo parlato di un carico assurdo. Applausi a scena aperta per Lorenzo Dore, nonostante il fallimento della seconda prova. Vedremo quale quantitativo tenterà in terza. Credo di aver intravisto un altro 300. Con Lorenzo dovrebbe essersi chiuso il secondo turno di questo flight numero 8 di giornata. Per lo stacco dovrebbero essere 5 in tutto i flight da commentare. Ricordiamo che questo è il secondo quanto riguarda lo stacco. Chiamato Massimiliano Fronteddu, errore in seconda prova con 140, ci riprova in questa terza con la stessa gamma di peso, 140. Sembra roba sua. Riuscita la prova a Massimiliano Fronteddu. Ottima prova da parte del giovanissimo T2. Ora dovrebbe essere il turno di Gianluca Piredda. Alzata valida per Gianluca Piredda, tripla alzata valida da 125, 135 e 145. Ottima prova del Master 2. Antonio Muggianu con 145 kg. Gran lavoro anche di questo giovane T3. Prova valida con 145 kg.
di Roberto Deledda, 160-167,5 portati a casa, turno dei 172,5 per questa terza prova. Presa mista, è pronto a tirare su 172,5 kg, po' sofferta ma sembra roba sua. Vediamo cosa dicono i giudici. E sì, gran prova di Deledda. Matteo Sassa, 160 e 170 riuscite in prima e seconda prova, statista sumo. Presa mista per questi 177,5 da terzo turno. Vediamo cosa dicono i giudici, sembra buona e infatti è così. Tripla prova positiva per l'atleta senior, ricordiamo della categoria meno 60 kg. Prossimo della lista è Domenico Cordone, 210 e 225 portati a casa in prima e seconda prova. Ultimo tentativo da 230 kg. Ottimo stacco per Domenico Cordone. Complimenti meritati per questo ragazzo, anche lui 3 prove positive. Filippo Sanna, è il turno dell'atleta senior, 195 e 207 portati a casa, ultimo tentativo da 220 kg. Purtroppo niente da fare. Non c'era, dice. Ora è il momento di Matteo Caviddu. Tanto ci ha nuovamente raggiunto doppia D Dario Dore. Ciao Dario. Buonasera a tutti. Fra poco toccherà a me e farò 130
kg di stacco. Tanto è il turno di Matteo Capiddu a 2,25, a un passo dalla chiusura, ma niente da fare. Buona l'alzata, peccato per la chiusura. Ora è il turno di Patrizio Addis. Prima protagonista di uno scambio di persona che lo ha costretto a chili che non sarebbero stati suoi. Ora prova a rifarsi con 2,25. E 2,25 portati a casa, è molto tecnico. Bella alzata, molto bella tecnicamente e anche delle leve vantaggiose, quindi tutto bello. Ora dovrebbe essere il turno di pronto a tornare in pedana con 300 kg, falliti in seconda prova, ci riprova adesso con tutta la palestra di Olbia a sostenerlo. Troppo anche per Federico Lado, applausi a scena aperta, meritatissimi, questo atleta fantastico. Tentativo di record fallito purtroppo per il giovane T2 Massimiliano Fronteddu. Poco male, gran bella prova anche per questi ragazzi. Con questa prova si esaurisce questo secondo flight. Prendiamo una piccola pausa, torniamo per raccontarvi il flight numero 3. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Riprendiamo la linea per questo nono flight di giornata, terzo per quanto riguarda lo stacco. Primo gara è Emanuele Zucchitta, 120 kg portati a casa. Che questo è un flight bello corposo. Meno atleti. Momento di Diodore, come ci aveva anticipato in precedenza. Comincia con 130 kg, stacco senza problemi. Momento di Fabio Fiori, 145 kg per la sua prima prova. È stata valida, anche lui senza troppi problemi. Prossimo è Luca Perra, protagonista anche lui come gli altri stamattina in panca. Prima prova da 180 kg. Gran bella staccata, molto margine sicuramente. Momento di Andrea Melis. Stata valida per Melis, 180 kg. Turno di Danilo Madeddu, prima prova da 185.
Alzata valida per Danilo Madeddu, ora è il turno di Mauro Simula. 195 kg. Particolarmente semplice per Mauro Simula, complimenti a lui. ...195 portati a casa. Il prossimo della lista è Federico Incani, 210 kg. Federico Incani con 210 kg di staccata, applausi meritati per questa alzata valida. Prossimo è Enrico Basciu, 220 kg al primo tentativo. Tutti quelli che vi abbiamo nominato fino a questo momento, sicuramente gli ultimi 6 o 7 sono della categoria meno 75 kg. Enrico Basciu per 220 kg in prima chiamata. Dovrebbe essere valida anche questa. Fatte così. Ottimo lavoro. Giuseppe Asole in pedana, 225 kg per il primo tentativo. Gran tecnica. Ottima alzata valida. 225 alla prima chiamata, non male. Simone Perra, è il suo turno, 230 kg al primo tentativo. Ottimo lavoro da parte di Simone Perra.
Emanuele Zucchita con 130 kg, alzata valida, sta seconda per Emanuele Zucchita. Fabio Fiori con 157,5 kg per il secondo tentativo. Andrea Melis, 192,5 kg, valida anche questa seconda prova. Turno di Luca Perra, 195 kg per lui al secondo tentativo. Molto facile per questo ragazzo, questo secondo tentativo. 195 portati a casa con ampio margine. Vedremo quanto chiamerà in terza battuta. Turno di Danilo Madeddu, Master 2, 185 alla prima, si presenta con 197,5 per questa seconda. Tutto buono, ci è sembrato così anche secondo i giudici. 197,5 portati a casa per Danilo Madeddu. Turno di Mauro Simula, 195 alla prima prova.
Viene considerata fallita la prova da 197,5, probabilmente l'atleta ha avuto un infortunio, anche perché credo che quel bilanciere sia caricato e infatti viene conteggiato lo 0. È il turno di Federico Incani con 225 kg per il proprio secondo tentativo. Applausi meritati per Federico Incani, 225 kg validi come secondo tentativo. Turno di Enrico Basciu. Niente da fare purtroppo per Basciu. Fallita una seconda prova da 230 kg. Turno di Giuseppe Asole, 2.32 dopo una prima prova da 2.25 e anche 2.32 portati a casa, anzi 2.32,5. Momento di Simone Perra, dopo 230 in prima si ripresenta con 250,5 che significherebbero record. Purtroppo non ha aspettato il comando del via. Peccato, perché sembrava nelle sue corde. Con Simone Perra si chiude il secondo giro, sta per cominciare il terzo e ultimo giro di questo terzo flight di stacco. Turno di Emanuele Zucchitta,
sia la prima che la seconda buone, da 120 a 130, buona anche la terza, 140 kg, applausi meritati per questo giovane ragazzo. Turno di Fabio Fiori. Terzo tentativo da 170 kg. Niente da fare purtroppo, fallita anche questa terza prova. Non è comunque un fuorigara. La prima prova valida da 145 kg. Ora è il turno di Andrea Melis. Andrea Melis per 200 kg. Applausi meritati per Andrea Melis. È andata male purtroppo questa terza prova. Può sicuramente lavorarci sopra. Turno di Luca Perra. Buone da 180, 195 e 210. Terzo turno da 210. Fantastico, è stata valida da 210 kg. Ottimo lavoro da parte di Luca Perra. Momento per Danilo Madeddu. Prima e seconda buone da 185 e 197,5. Ci prova con 210,5. Grande lavoro di Danilo Madeddu. Turno di Enrico Basciu. Buona la prima da 2,20, non la seconda da 2,30, riprova 2,30.
Gran lavoro da parte di Enrico Basciu. 2,30 portati a casa. Prossimo è Federico Incani, 210 e 225 buoni in prima e seconda prova. Ci riproverà con una terza da 232,5. Federico Incani, 2,37,5. Portate a casa. Ottimo lavoro anche per questo atleta senior. Impressione che ci fosse anche qualcosina di margine, quindi tanti complimenti anche per lui. Giuseppe Asoli in pedana. Ma 137,5 per lui. Andati. Simone Perra per segnare un record in questa categoria. 130 riusciti in prima prova, 250 e mezzo falliti. Stessa gamma di peso tentata in questo momento. Stavolta dovrebbe essere andato tutto ok. Tanti applausi per questo ragazzo che meritatamente va a prendersi questo record. Anche per Simone Perra il flight sarebbe anche finito, ma il ragazzo ne ha ancora, a quanto pare. E allora facciamo il tifo per lui.
Tutto pronto quasi. Pulizie finali della pedana per quest'ultimo turno di nono flight. Perra è l'unico che tenta la quarta prova. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Finalmente è giunto il momento per Simone Perra, lui e i suoi 260 kg in quarta prova. Forza Simone. Ce li ha. Alzata nulla. Applausi, ma stava sicuramente meglio prima. Un giudice mima. Qual è la colpa di Perra? Aver abbassato anche se con consulto tecnologico provano a far cambiare idea ai giudici. Non d'accordissimo, ecco, questo così ci è parso. Simone Perra intanto
Sta per cominciare il flight numero 10 di giornata. Primo della lista è Giuseppe Caria. 170 kg. Prima prova impegnativa. Anche se a vedere la nonchalance con cui questo Master 5 porta a casa il risultato, non si direbbe. Invece per la prima prova di Fabio Casula. Stata valida. Anche lui senza troppi patemi. In pedana Flavio Sanna, 200 kg, è stata valida per questo atleta senior. 100 kg in prima prova, tirati su come niente fosse. Prossimo è Guido Di Rosa, 210 kg al primo tentativo. Stacco regolare, presa mista. Alzata valida. Turno di Ignazio Cadoni, 215 kg alla prima chiamata. Stata valida.
Turno in pedana per Giuseppe Caria, chiedo scusa per l'assenza momentanea. Seconda prova da 180 kg. Turno di Fabio Casula dopo i 180 in prima chiamata, ci riprova con 182,5. Anche qua tanto margine.
Prossimo è Flavio Sanna, prima chiamata da 200 kg, si ripresenta in pedana con 220. È stata valida nonostante una lucina rossa. Turno di Guido Di Rosa. Anche in questo caso una lucina rosa, ma alzata valida. Colpevole forse di aver leggermente accompagnato con le ginocchia. Ignazio Cadoni è il suo turno. Prima prova da 2,15, seconda da 2,20. Stata valida, tutte alzate molto complesse, comunque portate in essere da questi atleti. Manuel Sellero con 250 kg in seconda chiamata, altra alzata valida. Nemmeno una casella rossa fino a questo momento. Questo flight ce ne vogliano i prossimi concorrenti. ...255 kg per Domenico Di Rosa, alzata valida. Tanto impegno per questo senior, un risultato eccellente. Sicuramente c'è anche qualcosina di margine, vediamo se scopriamo già quale sarà la terza chiamata.
Turno di Alessandro Porcu. Intanto Domenico Di Rosa chiamerà 5 kg in più dalla seconda chiamata. Bella alzata di Alessandro Porcu, tripla luce bianca. Applausi meritatissimi per questi 285 kg. 25 kg di miglioramento rispetto alla prima chiamata, eccezionale. Veramente un gran bel flight fino a questo momento. E ora cominciano le terze chiamate. Va bene, Asco, ma eventualmente per le premiazioni riusciresti a fornirmi un cellulare con internet? Perché il coso lì si sta spegnendo purtroppo. Ne parliamo dopo. In pedana Giuseppe Caria. 170 in prima, 180 in seconda, 190 il tentativo di questa terza prova. È un grande. Terza chiamata valida per Giuseppe Caria. Prende volentieri gli applausi del pubblico. O meglio, dei colleghi, pubblico purtroppo poco. In realtà qualcuno c'è, per fortuna, che ho avuto il tempo di guardarmi alle spalle. Posso garantire che qualche interessato è arrivato. Tanto è il momento di Fabio Casula. 190 kg per lui. Stata valida. Un'altra terza chiamata portata a casa. Davanti un flight completamente verde fino a questo momento. Non era ancora successo oggi. Diciamo ovviamente per congratularci con gli atleti e non per portare sfortuna. Ci mancherebbe. Turno per Guido Di Rosa. 2,25 troppi per il suo stato di forma. Primo cartellino rosso di questo flight numero 10. Turno di Ignazio Cadoni. Niente da fare neanche per Ignazio Cadoni, più i carichi salgono, più si fa dura per questi atleti. Ora è il turno di Flavio Sanna. Flavio Sanna, prime due da 220, da 200 e 220, niente male, anche perché se pensate
che ci sia andato cauto col miglioramento in terza, vi sbagliate. Più 15 kg, tentativo da 235 kg. Peccato, terzo errore di fila di questo flight, niente da fare per Flavio Sanna. Dovrebbe essere il turno di Domenico Di Rosa. Domenico Di Rosa con prime due prove da 2,45 2,55, terzo tentativo da 260 kg. Doppia luce bianca significa che questa alzata è valida. Un po' di suspense al momento della prima luce rossa, il risultato ribaltato, applausi meritatissimi per Domenico Di Rosa. ...260 kg tirati su. Prossimo dovrebbe essere Alessandro Porcu, 2,60 in prima battuta, 2,85 in seconda. Terzo tentativo da 290 kg. Forza Alessandro, ne hai bisogno. Spettacolare la salita di Porcu, vediamo cosa dicono i giudici. È alzata valida, mostruoso Alessandro Porcu, applausi meritatissimi. Fortissimo. Dovrebbe essere finito questo decimo flight di giornata, noi ne approfittiamo per un piccolo stacco pubblicitario. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
Torniamo live per il tentativo di record di Alessandro Porcu, 300,5 kg contro i 300 da battere. Alessandro è un mostro e lo rimane. Anche se 300,5 sono per il momento troppi. Finito questo flight, sta per cominciare l'11°, allora noi andiamo nuovamente in pausa. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci! Via a questo 11° e probabilmente ultimo flight. Primo della lista è Carlo Buseddu, 180 kg alzata valida. Turno di Marco Pala, 190 kg al primo tentativo per questo atleta senior categoria meno 100 kg. Tutti gli atleti di questo 11° flight fanno parte di questa categoria. ...190 portati a casa, ottimo lavoro da parte di Marco Pala.
turno di Marco Tamponi, 200 kg al primo tentativo, alzata non valida. Mi ha nuovamente raggiunto Dario Dore, ti chiedo. Penso proprio che sia perché non ha aspettato il giù dell'arbitro, che sarebbe quando chiudi l'alzata, lui ti dà un cenno con la mano e poi puoi diciamo riportarlo in terra. Grazie, come al solito, a Dario Dore per le delucidazioni. Intanto prossimo dovrebbe essere Riccardo Meloni. Riccardo Meloni con un ingresso da 205 kg. Tirati su come se un giocattolo. Vediamo adesso quanto mette. Ma come del 15? Solo 10 kg in più per la seconda chiamata, nonostante ci fosse sembrato in grado di fare molto di più. Magari ci sorprenderà in terzo tentativo. Momento di Denis Parfeniuk. 230 kg alla prima chiamata. Ottimo Denis Parfeniuk. Troppi problemi, ha portato su 230 kg. Il prossimo è Alessandro Doro, anche per lui 230 alla prima chiamata. Di questo 11° flight stanno facendo delle prime prove impressionanti, nonostante qualche errorino tecnico qui non ha aspettato il via del direttore di gara. Penso proprio che la nulla sia adatta al fatto che il bilanciere è sceso. Capito? Il bilanciere mentre è partito è sceso appena e poi è ripartito. E poi è molto più difficile farlo così che normalmente. Quindi. E allora è il turno di Giuseppe Manca, un leggerissimo ingresso da 250 kg. Semplice, alzata valida, spettacolare. 250 kg di primo tentativo, lo stesso proveranno Antonio Montanino e Gian Maria Loi. Curiosissimo di vederli all'opera. Antonio Montanino non lo abbiamo visto questa mattina, allora possiamo apprezzarlo alla prima chiamata da sta gara di stacco. Alzata sumo, questa presa mista, 150 kg sollevati in maniera impressionante. Pesante una prima chiamata a 250 kg. Diciamo che se lo può permettere. Quindi adesso vediamo Gian Maria Loi. Fantastica alzata di Gian Maria Loi, 250 kg anche per lui. Una bellissima gara fra questi ultimi tre.
veramente un bello stacco. Quello lì, bellissimo tecnicamente. Molto pulito. Ci rendiamo conto anche della mole di peso che questi atleti devono tirare su. Veramente fantastico. Carlo Bacchisio Buseddu alla seconda chiamata da 190,5. A 192,5, chiedo scusa, alzata valida anche per Carlo Bacchisio Buseddu. Ottima seconda prova per l'atleta di Antonio Piredda. Tenterà una terza chiamata da 202,5. Turno di Marco Pala. Prima chiamata valida da 190 kg. Aumento alla seconda chiamata da 27 kg, 27,5 kg, 207,5. Molto tecnico, porta via 207,5. Buona l'alzata e anche buona la tecnica, insomma di sicuro un buon atleta. Prossimo della lista è Marco Tamponi. Un errore in prima chiamata da 200 kg. Errore più tecnico che legato al peso, tant'è che la seconda chiamata arriva da 215. Alzata non valida purtroppo per Tamponi. Non ha chiuso. L'atleta precedente è stato giudicato nullo per mancata chiusura e speriamo si rifaccia appunto nella terza prova. Turno di Riccardo Meloni, 205 in prima chiamata, tentativo da 215, come c'era parso. Ci sono e come questi chilogrammi per quest'atleta. E infatti chiamerà 240 alla terza chiamata. 240 è anche il peso caricato in questo momento per Alessandro Doro, fallito 230, anche lui per qualcosa più tecnico che relativo al peso, 10 kg di più per dimostrarlo. E infatti
2,40 tra gli applausi per Alessandro Doro. Ultima prestazione del senior. Turno di Denis Parfeniuk. Prima chiamata da 230 kg. Ci riprova con... Vai, 250 kg per Denis Parfeniuk, 20 kg più della prima chiamata, tirati su con nonchalance preoccupante. Il prossimo della lista è Gian Maria Loi, che chiama 262.5, miglioramento di 12,5 kg. Dario, adesso arrivano i tori. Adesso se ne vedranno delle belle. Spaventoso Gian Maria Loi, 262,5 portati a casa. Il turno di un altro che tira su poco, 267,5 per Giuseppe Manca, miglioramento di 17,5 kg rispetto al precedente tentativo riuscito. Commentalo tu. Alzata pazzesca, tecnicamente pazzesca e ugualmente di forza pazzesca. Una forza pazzesca e una tecnica pazzesca, nient'altro da dire. Impressionanti, atleti impressionanti in questo 11° flight, che continua con Antonio Montanino che chiama 25 kg in più del precedente. Il precedente segnava 250 kg. Partita aperta fra questi 4, no, meglio 3 ultimi 3 atleti, fanno parte della stessa categoria. Anzi, in realtà Gian Maria Loi fa parte della meno 110, quindi potrebbe essere lotta aperta direttamente fra Manca e Montanino. Montanino presente in questo momento in pedana. Ah, giusto, lui è equipaggiato, quindi non può essere in gara con Manca, che invece non è equipaggiato. Giusto, appunto essenziale questo. E allora non ci resta che goderci
Terza prova di questi atleti spaventosi. Già pronto sulla linea di partenza, chiamiamola così, Carlo Buseddu. Primo e secondo tentativo buoni da 180 192,5 kg, terzo da 202,5. Niente da fare purtroppo per Carlo Buseddu, errore in terza prova. Giusto che provi a spingersi oltre il proprio limite. Lui, come tutti gli atleti che tenteranno la terza prova oggi, o meglio in questo 11° flight. C'è forse qualche errorino sul flight segnalato al tavolo dei giudici. Vedremo se interverranno subito e soprattutto se riusciremo a capire di cosa si tratta. In ogni caso sta per continuare questo 11° e ultimo flight. Turno di Marco Tamponi. Errori in 200-215, terza prova da 220 kg. Fuori gara purtroppo per Marco Tamponi. Anzi, Marco Pala, chiedo scusa, ecco. Ce l'avevo io l'errore nel flight alla fine. Non è fuori gara perché le prime due alzate sono andate bene. Marco Tamponi è adesso il turno. Errori in 200-215 per lui. Marco Pala aveva fatto 190-207, ha sbagliato solo i 217. Turno di Tamponi adesso con 220 alla terza prova.
meglio decisamente di prima e seconda prova, nonostante i 20 kg in più della prima. Marco Tamponi resta in gara con 220 kg. Gran bella terza prova per quest'atleta. Ora è il turno di Riccardo Meloni. 205 kg in prima prova, 215 in seconda. Tentativo addirittura da 240 kg. Fatto vedere una facilità disarmante sui 215, normale che abbia chiamato 25 in più. Sacchistas sumo. Presa mista. Sono chili suoi, 240 kg, applausi meritatissimi per Riccardo Meloni. Porta a casa un gran bel risultato. Davvero niente male. Super gara per Riccardo Meloni. Turno di Alessandro Doro, fallita la prima prova da 2,30, distrutta la seconda da 2,40, ci riprova con 250 kg. Mancata la presa purtroppo a Alessandro Doro. Meglio erano 2,55 il tentativo di questa terza prova. Peccato. Rimane comunque un'ottima gara. Turno di Denis Parfeniuk. 2,50, 2,62 e mezzo in prima e seconda prova. Terzo tentativo da 275 kg. Atleta fantastico, giornata di gare eccezionale quella di Parfeniuk. Vediamo se riesce a mettere anche la ciliegina sulla torta. Ho parlato troppo presto. Rimane comunque una giornata di gare fantastica quella di Denis Parfeniuk, nonostante non riesce a chiudere i 2,75. Anzi, chiedo scusa, i 2,60, veniva da un 2,30 a un 2,50. Occhio perché stiamo per entrare in un trittico devastante. Gli ultimi tre da 2,75 parte Gianmaria Loi. Strepitoso, 275 kg, applausi a scena aperta per Gianmaria Loi, meritatissimi. Turno di Antonio Montanino.
Ricordiamo atleta equipaggiato. 2,75 falliti in seconda prova, 2,75 il tentativo nella terza. Peccato. Niente da fare per Antonio Montanino, che rimane comunque con un potentissimo 250 kg. Ora però è arrivato il momento clou della giornata. Tentativo di Giuseppe Manca da dillo tu, Dario. Di 285 kg, che è un'alzata che pochi riescono a vedere dal vivo, figuriamoci ad alzare. Quindi rendetevene conto. Una palestra SK1 di Olbia che fa interamente il tifo per Giuseppe Manca. Sticking point annulla la possibilità di portare a casa un risultato pazzesco. Rimane comunque il 267,5 come massimale di giornata per Giuseppe Manca. Se non ci sono altri tentativi di record, questa potrebbe essere stata l'ultima alzata di giornata. Adesso attendiamo direttive. La prossima settimana chi sì? No, vado ad aprire la completa. Specialità e cazzo di specialità. E io vado a mangiare. E io ringrazio Dario Dore per la compagnia e per il commento tecnico. Ringrazio anche a voi che siete rimasti con noi in questa giornata lunghissima e complessa per certi versi. Abbiamo presentato una circa 8 ore di diretta, intervallata da una pausa per pranzo a cui avete assistito veramente in tantissimi. Vi ringraziamo nella maniera più assoluta. Rimarremo live credo anche per le premiazioni, vi sapremo dire di più fra poco. In ogni caso, dalla palestra SK1 di Olbia per ora è tutto. Un saluto e un grazie da Simone Satta.
Categoria 47,5